E sfumiamo sempre le notte bellissime, emozionanti di appunto Between Entries di Ezio Bosso, e siamo con la trasmissione quindicinale del lunedì, Appunti di Antroposofia e Mondo, Altro. Ben trovati nella continuazione dei programmi dopo programma di Nelly Sole, con la programmazione di Radio Gamma 5, l'emittente davvero evolvente che smuove e libera la mente. Con le mitiche frequenze dei 94 MHz, Campo d'Arsego, Padova. E siamo appunto in questa nuova serata e facciamo il solito augurio di una felice serata del lunedì 20 dicembre 2021. Un caro saluto da Elio e da Corrado. E bentrovati. Allora ci troviamo a fare questa trasmissione in ore e giorni molto intensi dell'anno, con una sovrapposizione di accadimenti molto importanti. Siamo infatti nei giorni e nelle notti dell'Avvento, dove si addensano le epoche evolutive della Terra con le 4 settimane dell'Avvento. Siamo a ridosso del solstizio d'inverno, con i giorni più bui dell'anno, e però con l'intensa azione stellare verso la Terra, appunto, del cosmo. E siamo anche a ridosso della festività della Natività di Nostro Signore e delle 13 notti sante dal 24 dicembre al 6 gennaio. Le notti sante precedute e seguite da tredicine di notti sempre spiritualmente intense. Insomma, una concentrazione di eventi astrologicamente e astronomicamente importanti, con fenomeni stellari che gli ospiti di questa sera, molto esperti in questi fatti, ci parleranno. E allora, Corrado, siamo nelle 13 notti sante tra poco. Esattamente, quindi diciamo che dalla notte del 24, in cui è più facile metterci in contatto con la nostra anima natanica, diciamo, cioè quella purezza rimasta in noi, che nel corso di queste 13 notti ci conduce all'io, verso l'io superiore dell'io sono del Cristo. Benissimo. E allora andiamo a vedere le affascinanti tematiche riguardanti le azioni stellari in relazione con la Terra, e così speriamo un po' di riuscire a sollevarci almeno qualche ora da questo stato di scura oppressione e presagi purtroppo sinistri e sensazioni pesanti che da 2 anni il potere mondiale sta riversando sull'umanità. E riprendiamoci proprio con chiarezza la cognizione della dimensione stellare cosmica, oltre che terrestre, di noi esseri umani. Sensibilizziamoci sulla possibilità di questo respiro universale, cosmico, dell'umanità, che, come ci dice l'Antroposofia di Rudolf Steiner, ha un'importanza e un ruolo cruciale nell'evoluzione del creato, l'uomo. Addirittura si afferma che l'uomo è la religione degli dei, la religione degli dei. Quindi gli dei guardano a noi come esseri importanti, addirittura da religere. Perché l'uomo, in più di questi esseri spirituali altissimi, può sperimentare la libertà, anche se è vero che, diciamo, questa costicchia un po'. E allora fino alle 19 avremo un ospite che saluteremo tra poco e che ci parlerà di Astrosofia e note sullo zodiaco tropicale e lo zodiaco siderale. Poi dalle 19 alle 21 avremo il privilegio, con un collegamento internazionale da New York, di avere ancora con noi l'antroposofo Jonathan Hilton, già presidente della Società Antroposofica di New York, esperto di astrologia, astrosofia, astrognosia, e lui ci tratterà il tema il cristianesimo cosmico in relazione all'azione del Cristo nel piano eterico nei nostri tempi. E qui ci faremo, caro Corrado, una bella sudata, soprattutto tu che dovrai fare da interprete. Ma è una cosa piacevole per me. Questo è già una buona partenza. Allora, ricordiamo agli ascoltatori che vorranno fare domande, partecipare, il solito storico SMS, che è il 337 710 26 72, e che la registrazione della trasmissione, come al solito, sarà postata sul canale Kellios, con la K iniziale, su Telegram. E allora dovremo avere con noi, in linea all'altro capo del telefono, il nostro primo ospite, Carlo Serafinelli. Tu ci senti? Sì, ciao Elio, buonasera, vi sento benissimo.
Benissimo, ottimo. E tu sei collocato geograficamente dalle parti di? Io mi trovo attualmente vicino al lago di Bolsena, il confine tra Lazio, Umbria e Toscana, una zona un po' particolarmente tranquilla e che offre spunti di riflessione di ogni tipo. Bel posto. Bei posti, penso. Com'è il tempo lì da voi? Il tempo oggi è bello, ieri sera fra l'altro c'era un bellissimo cielo stellato, che stasera è un po' più nuvoloso, però ieri sera si potevano vedere, fra l'altro rientrando nei nostri discorsi, un allineamento bellissimo tra Giove, Saturno e Venere, proprio verso il tramonto. Ora stasera un po' il tempo è peggiorato, però insomma c'è questa possibilità nella tua zona, insomma. Sì, allora ricordiamo non è disturbato, diciamo. Sì, che il primo ospite, appunto, Carlo Serafinelli, è ricercatore, studioso di antroposofia, di astrosofia. Addirittura tu eri anche pilota di linea, no? E quindi probabilmente eri favorito nell'entrare in contatto con i mondi spirituali del cielo e le stelle. Diciamo che io ho passato più di 40 anni della mia vita fra volo militare e volo civile per aria. Ho passato tantissime notti sull'Atlantico, sulla Siberia, a riflettere appunto sulle stelle. Ma scusa l'ignoranza, ma dall'aereo, diciamo così, voi riuscite a vedere anche il cielo stellato oppure no, c'è il buio? Si vede, anche se devo dire che le notti più belle sono quelle che si possono vedere sul mare. Lì vedi proprio il cielo in tutta la sua meraviglia, quando sei un po' lontano dalla costa, però qui esuliamo un po' dal discorso, ma per dire, se uno si vuole godere veramente il cielo stellato deve andare sul mare. Perché ci sono meno luci? Perché non ci sono luci proprio, non c'è nessun disturbo, non c'è... Quindi tu oltre che pilota di aereo sei anche pilota di nave, insomma. No, adesso io sto andando in pensione, mi ritiro dall'attività di pilota e quindi ho una barchetta, insomma niente di che, però che permette comunque di andare in giro. Bello. Allora, stasera abbiamo una tematica abbastanza tosta, no? E tu ci parlerai di astrosofia e note sullo zodiaco tropicale e lo zodiaco siderale. Io sono molto interessato anch'io perché diciamo che sono abbastanza sprovveduto per quanto riguarda diciamo così l'astrologia, astrosofia eccetera. Corrado, tu non so come io pure. Ecco, quindi ti ascoltiamo veramente a braccia aperte, a cuore aperto. Allora c'è un messaggio già che ringraziamo, dice: buonasera, se il Cristo sembra che è nato il 6 gennaio, tenendo conto delle correzioni fatte nel calendario, perché parlate della lotta 24, lago di Bolsena bellissimo, conosco, saluti Mario. E Mario qui ci mette già di fronte una bella tematica che magari poi magari affronteremo, no? Perché come si dice il Gesù appunto è la natività del 24-25 e però il Cristo si incarna col battesimo a Giordano il 6 gennaio. No, perché tra il 24 e il 6 non sono 12 ma 13 notti. 13 notti e quindi... appunto comunque adesso sentiamo... sentiamo lui, ma comunque Mario ti ho già risposto, penso. Prego, allora Carlo Serafinelli. Allora, lì entriamo in un settore in cui non vorrei rispondere adesso perché se no ci mangiamo tutta l'ora a parlare di questa cosa qui, in quanto sia Steiner che Willy Zucker ci hanno dato, e anche Hilton ci hanno dato delle risposte sempre interessanti sulla natività di Gesù, sulla nascita, sull'inserimento del Cristo in Gesù e così via, però veramente andremo un po' fuori tema. Sì, no, interessantissimo però. Appunto. Sarebbe estremamente affascinante, molto complesso. Sì. Anche se Steiner ce lo affronta in una maniera digeribile, però è molto complesso. Però sui libri suoi si trova questa risposta che adesso io non vorrei affrontare. Certo. Perché l'argomento che volevo trattare io era questo qua, no? Io mi chiedo tuttora, no? Quando che cosa si prova quando si legge un oroscopo, si ascolta un oroscopo, si vede un oroscopo in televisione, in giornali, in TV, no? C'è gente che rimane scettica, altri che ci credono, altri indifferenti e altri ancora, io mi metto tra questi, capiscono che c'è qualcosa di vero, di reale, ma non riescono a capirne i meccanismi e a sviscerarli, perché considerate che io, proprio per la particolarità del lavoro che ho fatto,
sono estremamente matematico, quindi cerco sempre di appoggiarmi alla cosiddetta scienza e quindi ho dovuto faticare parecchio per entrare in questi meccanismi. Dicevo quindi che si scopre, no? Noi usiamo indifferentemente il termine segno o costellazione, Sì. Qualcuno un po' più evoluto parla di ascendente, qualcuno va ancora a vedere i pianeti, gli aspetti tra i pianeti, le parti, addirittura c'è qualche filone dell'astrologia che oggi tratta pure gli asteroidi che circondano il nostro pianeta. Quindi si percepisce una realtà che è abbastanza complessa. E che cosa si fa? Ci si butta nello studio dei manuali di astrologia classica, dico io, no? Questo Sì. è quello che ho fatto. Il classico va sempre bene, no? Si parte da lì, sì, sì. Certo, ci sono gli scritti di Tolomeo, di Manilio, di Moren, Lullo, Albiruni, tutti gli arabi, no? E anche tra i moderni c'è Alan Leo, Volgen, von Klocker, Labaile, Rudier, tanti nomi. Tutti scritti bellissimi quando si vanno a leggere, no? Che avvincono, però danno l'idea di un puzzle che non si riesce a completare. Cioè ci sono tutti questi pezzetti che rimangono un po' così, no? Ci lasciano, qui ce lo metto, qui non mi si collega, no? Quindi si arriva a un certo punto che si prendono tutti questi libri, si mettono nella libreria, tante domande non hanno una risposta e si aspetta. A me questa attesa è durata anni. Però. Ora, se dovessimo andare ancora più indietro, anticamente era più facile e più difficile allo stesso tempo, in quanto la maggioranza delle persone non si avvicinava a questo tipo di studio. L'oroscopo non veniva fatto per i singoli, in quanto il concetto di io non era ancora emerso, ma si faceva per le comunità, o meglio per i capi che rappresentavano il gruppo. L'astrologia era un tutt'uno con l'astronomia e addirittura, probabilmente ne avrete sentito parlare, si parlavano delle 7 arti liberali, che erano quelli che studiavano gli iniziali nelle scuole dei misteri. E l'ultima di queste arti, vorrei dire quasi la più importante, faceva parte del quadriglio, era appunto l'astronomia, intesa come insieme di astrologia e astronomia. Un insegnamento però che avveniva per lo più oralmente. Si pensi per esempio alla scuola pitagorica, della quale non c'è rimasto niente di scritto. E quindi tutte queste informazioni venivano passate di padre in figlio, diciamo, e si perdevano un po' così. Sì. E fino a qua è il percorso che si fa fino a quando non si scoprono gli scritti di Rudolf Steiner. Nei suoi scritti, io ho notato fin dall'inizio, dei riferimenti astrologici posti in punti ben precisi, no? Che fanno parte della scienza dello spirito. E persone come Willy Zucker, Elizabeth Reed e anche Jonathan Hilton, che è l'erede, diciamo, di Willy Zucker, ha avuto proprio il compito... Willy Zucker è questa personalità che ha lavorato con Rudolf Steiner. Sì, esatto, che era nato nella scuola di Rudolf Steiner, ma la Reed, questa Elizabeth Reed, che era una matematica, lavorava a Dortmund, che quindi era ancora un po' più dentro di Willy Zucker addirittura nel meccanismo. E loro che cosa hanno fatto molto intelligentemente e con tanto lavoro? Hanno preso questi spunti di riflessione che Rudolf Steiner ci aveva offerto nei suoi scritti e hanno cominciato a svilupparli. E quindi qui nasce l'Astrosofia. Astrosofia appunto che c'ha Sofia, che vuol dire sapienza, e non logos, discorsi. Quindi in che cosa consiste questa differenza tra l'astrosofia e l'astrologia? Appunto nel cercare di ritrovare quelle che sono le cause dei fenomeni astrologici. Quindi non è tanto orientata all'oroscopo per la vita di tutti i giorni, ma quanto è orientata a ricercare quei meccanismi che stanno a monte di questi fenomeni. A questo punto si creano i presupposti per una scienza, in quanto Rudolf Steiner dà gli assiomi, dà dei postulati, dà degli enunciati, no? Chi ha familiarità con le scienze lo sa.
quindi dà dei punti che poi vengono sviluppati in un complesso organico, che è questo tutto il lavoro che sta facendo e che spero continuerà a fare l'Astrosofia. Quindi l'astrologia classica non viene rinnegata, ma vengono colmate quelle lacune che si sono generate nei secoli a causa delle mutate condizioni culturali della vita e dell'uomo, no? Se Rudolf Steiner ci ha insegnato che tutto cambia nell'universo e quindi la stessa anima umana ha avuto un suo sviluppo da senziente, ha avuto una fase razionale e poi adesso una fase cosciente che permetterà di reintegrare le due precedenti. Queste sono nozioni, insomma, di antroposofia. Sì, concetti, sì. Infatti, se noi per esempio andiamo a considerare il periodo antecedente alla fondazione di Roma, giusto per avere un punto di riferimento, sì. Ci accorgiamo, e Rudolf Steiner ce lo dice, che l'uomo usava l'immaginazione e la memoria molto di più di quanto facciamo noi oggi. Ed è solamente nel periodo greco che si è cominciato a sviluppare il pensiero così come lo conosciamo. Gli antichi filosofi erano degli sperimentatori a tutti gli effetti, che studiavano questa nuova capacità dell'anima umana che sarebbe stata portata poi alla massima espressione nel tardo Medioevo. Non pensiamo quanto sia diversa, apparizione apparentemente diversa, un'Iliade e un'Odissea da una Divina Commedia, ma il nucleo dell'argomento rimane lo stesso. Oppure no, se prendiamo un Faust di Goethe o un Amleto di Shakespeare. Quindi ho fatto tutto questo cappello per dire che anche un discorso sull'universo, sugli assi del firmamento, possa assumere sfaccettature diverse con il passare del tempo e soprattutto con il mutare dell'animo umano. Quindi muta l'universo e muta l'animo umano. Insomma. Cioè tutto muta, con velocità diverse, ma tutto muta. Veniamo quindi al punto che ci eravamo posti all'inizio di questo discorso. Mi sono allontanato un po' dal tema fondamentale, però mi premeva premettere questa cosa qua. Quindi abbiamo una sorta di meccanismo cosmico che non dobbiamo inquadrare da un punto di vista puramente materialistico, fatto di tanti ingranaggi. Questo è in pratica l'universo. Tra questi tre ce ne sono tre che ci interessano in particolare, che è quelli di cui vorrei parlare io nei restanti minuti. Sì. Cioè, normalmente, no, quando noi incontriamo una persona, noi adesso gli possiamo dire: no, ma di che segno sei? Sì. No? Noi stiamo parlando del nella nostra ruota di mezzo. Quindi la risposta ci rivela l'appartenenza a un segno, no? Ciascuno ampio 30 gradi, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ma è veramente così? La risposta, come sempre, ce la dà Rudolf Steiner, dipende dal punto di vista. Che cosa fa in Willy Zucker riguardo a questo zodiaco, no? Se noi guardiamo in lontananza, proprio come facevano gli antichi pastori, e guardiamo queste costellazioni, in realtà troviamo che ci sono tutta una serie di figure che non hanno un'ampiezza di 30 gradi, come noi useremmo nei segni a cui siamo abituati, ma abbiamo per esempio un 18 gradi di ampiezza della Bilancia, un 46 gradi di ampiezza della Vergine. E questo si nota anche in molti zodiaci antecedenti la nostra era. Se in realtà noi andassimo ancora un po' più indietro, al tempo dei Babilonesi e dei Caldei, che erano i padri dell'astrologia, addirittura ci accorgiamo che loro avevano uno zodiaco fatto di segni di 30 gradi ciascuno, che si fondavano su 4 stelle fondamentali, che sono anche un po' famose, no? L'Aldebaran nella costellazione del Toro, Antares nella costellazione dello Scorpione, Regolo in quella del Leone e la stella Fomalò nella costellazione dell'Acquario, che però oggi si trova nella costellazione del Pesce australe. Successivamente queste costellazioni, grazie anche agli studi di Willy Zucker, sono stati visti
da un punto di vista disuguale, quindi abbiamo 12 costellazioni disuguali che costituiscono in realtà un'immagine della forza dell'anima, e questo è un concetto che che Will Zucker ci dà e che è estremamente importante, perché ci dice le forze che stanno a monte, che sono quelle più lontane paradossalmente, ma sono quelle che gestiscono la nostra anima. Qualcuno, per usare dei termini di antroposofia, lo definirebbe il corpo astrale del cosmo. E questa è una grossa rivelazione che ci viene data dall'astrosofia. E questi segni, queste costellazioni, costituiscono la cronistoria dell'evoluzione del mondo e dell'umanità. E quindi il cosmo, sì, stando a quello che dice Steiner, quello più esterno, diciamo, quello che noi ha un corpo fisico, un corpo astrale, un corpo eterico e anche un io, forse. Esatto, perché noi dobbiamo sempre pensare in termini microcosmici e in termini macrocosmici. Se andiamo in termini macrocosmici dobbiamo andare a vedere le costellazioni. Poi piano piano è come uno zoomare, no? Da questa parte esterna possiamo zoomare nella parte mediana, che è appunto quella dello zodiaco dei segni. Sì. Ricordiamoci però che queste 12 costellazioni, che sono, ripeto, quelle che è bellissimo, cioè ricorrere forse il bello di fare questi discorsi per telefono è quella che non possiamo utilizzare i meccanismi del computer, e quindi dobbiamo usare l'immaginazione, no? Noi proviamo a metterci nei panni dei pastori dei tempi antichi, no? Che non avevano disturbi di alcun tipo, né da un punto di vista fisico, né di pressione, né di tempo, no? E quindi passavano queste notti a guardare queste costellazioni, quindi le costellazioni effettivamente parlavano a loro. Mi viene per associazione, scusa, ogni tanto ti interrompo, che gli apostoli erano pescatori, e da quello che dicevi all'inizio del nostro così chiacchierata, anche loro vedevano le stelle bene, no? Nel mare di Galilea, insomma. Certo, perché avevano quest'anima senziente, no? Non so se vi ricordate quello che dice Steiner, sì. No? Che prima dell'anima razionale, che è quella dell'impero romano, no? E che è quella che ha dato regole e matematica a tutti, c'era questa capacità di percepire l'universo, di percepirle, e c'era proprio un dialogo tra queste costellazioni e la gente, anche del popolo che stava a terra. Non c'era bisogno di essere un mago per percepirlo, perché tutti quanti riuscivano a percepirli, chi più o chi meno, chi in modo diverso. Sì. Tant'è che queste costellazioni si collegano direttamente alla mitologia, e quindi ci raccontano una storia, no? Adesso a me viene pensato, anche qui non possiamo andare avanti, perché vedo che il tempo già sta passando. Purtroppo. Ma sono cose che si ascoltano veramente con piacere. Però con ecco, interesse, noi sì. per esempio, se noi prendiamo la coppia Ariete-Pesci, no? Le due costellazioni che stanno alla fine e all'inizio di questo zodiaco, troviamo che poi sopra ci sono le costellazioni di Andromeda, Perseo, Pegaso, no? Cassiopea, sotto c'è la balena, no? Quindi evoluzione e miti sono indissolubilmente legati, e Willy Zucker diceva solo il potere dell'immaginazione permette di arrivare a capire le molteplici possibilità delle influenze cosmiche. Questo è un altro delle grandi chicche no? Di pensiero che ci dà l'astrosofia, cioè ritornare in forma nuova a riscoprire ciò che c'era nel passato. Certo. Quindi evoluzione, miti e uomo sono tutti quanti legati. Cioè, i miti erano queste forme di conoscenza fatte in linguaggio immaginativo. Che ricordiamoci, la scrittura non era diffusa a quel tempo, no? Quindi tutto quanto veniva tramandato in forma orale, no? Questa Iliade e questa Odissea che ci ricordano, che ci ricordavano, no? Magari in forma cantata, quello che oggi noi leggiamo nei libri di antroposofia, tanto per parlarci chiaro. E a proposito dei libri, io a questo punto mi sentirei di dire sì,
che la strada per coloro che vogliono provare a seguirla sono 2 libri fondamentali per provare a mettere in pratica quello che adesso ho detto io. Uno è l'onnipresente Scienza occulta di Rudolf Steiner, Sì. e il secondo è un libro invece di Willy Zucker che si chiama Sofia 1 e che parla appunto dello zodiaco. Ma in questa Sofia 1 Willy Zucker spiega alcune particolarità della scienza occulta. È questo il bello dell'astrosofia. Quindi abbiamo definito uno zodiaco esterno che insomma ci rimane abbastanza facile da capire, no? Perché noi guardiamo fuori in una notte stellata, vediamo le costellazioni e quello è lo zodiaco delle costellazioni. Quello, scusa, sarebbe quello tropicale, definito nel titolo? Quello sarebbe quello siderale, siderale. Quello delle stelle. La cosa si complica un pochino quando noi adesso dobbiamo andare a introdurre il secondo zodiaco, che è quello dei segni. Perché si complica un pochino? Perché è legato al movimento, intanto al rapporto Sole-Terra e alla loro relazione nel cosmo, cioè l'eclittica, no? L'eclittica, ricordo a tutti, è il piano che congiunge il Sole e la Terra, quindi indipendentemente se mettiamo il Sole al centro o la Terra al centro, formano sempre un piano, ma se noi andiamo, no? Per esempio torniamo al 21 marzo di quest'anno e osserviamo la posizione del Sole, sempre che riusciamo ad osservarla perché dovremmo vederla di notte, noteremo che nello sfondo non si trova la costellazione dell'Ariete, ma quella dei pesci. Quindi c'è una sorta, c'è uno shifting, praticamente un muoversi di queste due, cioè la costellazione e il segno non si sovrappongono, proprio perché questo punto, che è il punto vernale, che è l'inizio poi del secondo zodiaco, tende ad anticipare ogni anno di qualche primo. Addirittura si muove di 1 grado ogni 72 anni, 10 gradi ogni 720 anni, un segno ce lo fa in 2160 anni. Quindi questo si ricollega al discorso delle epoche di Steiner. Addirittura per fare un giro ci mette 25.920 anni, quasi 26.000 anni, che è l'anno platonico, sì. No? Che più volte Steiner ricorda nei suoi scritti. La differenza tra lo zodiaco delle costellazioni e lo zodiaco dei segni è che lo zodiaco dei segni invece ha tutte parti uguali, sono 30 gradi. Quindi mentre l'altro, stiamo parlando sempre di Astrosofia, quindi qualcuno che non appartiene a questa scuola potrebbe anche non essere d'accordo, però mentre l'esterno è di parti disuguali, quello intermedio è di parti uguali, 30 gradi, a partire dal punto vernale. Il punto vernale sarebbe, scusa, hai detto prima? E sarebbe appunto dove il Sole, dove si trova, se noi prendiamo il 21 marzo e guardiamo la posizione del Sole, quello ci definisce il punto vernale, è l'inizio di questo zodiaco dei segni. Ho capito. Qui forse qualche disegnino ci avrebbe aiutato, ma sarebbe il solstizio di primavera. Sarebbe l'equinozio. Sì, l'equinozio volevo dire, certo, perché il solstizio ce l'abbiamo domani. Perché dopo che abbiamo due equinozi, il primaverile e l'autunnale, e 2 solstizi che sono l'estivo e l'invernale. Sì. Un'altra caratteristica che ci dice Willy Zucker di quello interno è che mentre l'esterno rappresentava il corpo astrale di questo grandissimo individuo, questo rappresenta invece il corpo eterico, quindi abbiamo anche una relazione da un punto di vista proprio pratico. Perché ho detto tutto questo? Perché la famosa risposta alla domanda di che segno sei ci dà una risposta parziale a questo punto, in quanto io da un punto di vista di zodiaco dei segni
ho un segno dell'Ariete, per esempio, Sì. da un punto di vista di costellazioni ho la costellazione dei pesci. E il fatto che segni e costellazioni hanno lo stesso nome crea un po' di confusione, quindi bisogna sempre distinguere nel cerchio, dal cerchio più esterno a quello intermedio, quindi costellazioni e segni. Ma sai che io non ho ancora capito la differenza tra i due? Perché da un punto di vista, allora, le costellazioni sono quelle che tu vedi, Sì. di fatto, no? Anche a occhio nudo. Lo insomma. vedi perché tu vai fuori Sì. e li cominci a vedere tutti, guardi proprio intorno all'eclittica che seguono questo percorso, Sì. l'una dopo l'altra, a seconda del periodo estivo o invernale che sia. Il segno invece è strettamente legato al punto vernale, quindi dovremmo essere in grado noi, per far partire questo secondo zodiaco, che di fatto è più interno e si trova sull'eclittica, dovremmo riuscire a vedere questo punto vernale il famoso 21 marzo, e ci accorgeremo appunto che l'Ariete ha i pesci sullo sfondo, che il segno dell'Ariete ha la costellazione dei pesci sullo sfondo. Quindi sono due modi diversi di Sono due osservare. Sono due ingranaggi, due ruote che girano sfasate. In qualche modo. Che girano. Sì. C'era l'altra domanda, ti ricordi, dicevamo inizialmente questi variano 1 grado ogni 72 anni, no? Sì, sì. Quindi questo che cosa fa pensare? Che ci deve essere stato un momento nella storia in cui che lo zodiaco esterno e quello intermedio coincidevano. Questo effettivamente è successo ai tempi di Claudio Tolomeo, nel secondo secolo circa, nel secondo secolo d.C., tant'è che nella famosa notte del Golgota, nella famosa giornata del Golgota, Sì. Willy Zucker ci dice che durante quei giorni esisteva un'armonia in tutti i cieli, che prima non c'era e non tornerà per molto tempo, perché noi, se ci ripensiamo, quanto ci mette il nostro punto vernale a fare tutto il giro? 26.000 anni, quindi se questo è avvenuto in un momento storico particolare, che può essere quello del secondo secolo d.C., dopo Cristo, chiedo scusa, dovranno passare altri 26.000 anni, sempre che le condizioni poi esistano ancora. Ora, lui in questa fase qui parlava anche di un terzo zodiaco, perché c'è anche il meccanismo delle famose case. Vi ricordate quando dicevo l'altro argomento che crea un po' di confusione, è il famoso ascendente, che è legato all'ora di nascita. Quindi abbiamo in realtà 3 cerchi, 3 meccanismi che mettono in relazione i fatti cosmici con la realtà terrestre. Il terzo zodiaco è più semplice da vedere, no? Supponiamo noi adesso usciamo di casa, guardiamo ad oriente l'orizzonte, sorgerà una costellazione dello zodiaco e quella ci darà il nostro ascendente in realtà. E questo è uno zodiaco in cui lo zoom è ancora molto molto più vicino ai fatti della Terra. Quindi il concetto che volevo io trasmettere questa sera è questo qui, che prestare attenzione a questo meccanismo delle costellazioni, al meccanismo dei segni, che non sono la stessa cosa, perché purtroppo la terminologia ha creato qualche equivoco, sì. E al meccanismo delle case, perché poi anche le famose case astrologiche si chiamano da 1 a 12, ma in realtà ogni casa astrologica è in relazione con un segno. Non so quindi se la cosa si copre. No, tu sei stato chiarissimo, e ovviamente sono così tematiche che non si frequentano tutti i giorni, quindi magari chi ci si ascolta, che è un po' così esperto di astrologia, astronomia, chiaramente capisce al volo. C'è un messaggio, tanto per interrompere così, di Dario, così è un po' una curiosità, che ringraziamo. Dario di Montebelluna dice: vedere 10 decimi è solo una convenzione moderna, significa vedere una determinata riga di lettere alla distanza di 6 metri.
Ci sono studiosi Sì. come Nakagawa, che spiegano come le popolazioni aborigene avevano una vista equivalente ai nostri 50 decimi, permettendogli di vedere addirittura satelliti di pianeti lontani ad occhio nudo. Declino fisico accompagna declino spirituale. Abbraccione, Dario Montebruna. Grazie, Dario. Sì. Però non dimentichiamoci, Elio, che quello che loro facevano non era tanto una ricerca sul fisico, ma loro avevano una sensibilità particolare sullo psichico. Ah. Quindi noi con la nostra razionalità non riusciamo a sganciarci molto da questi meccanismi. Una specie di veggenza, diciamo, insomma. Loro erano dei veggenti a tutti gli effetti, ma tutti lo erano. Non è come oggi che magari ce n'è qualcuno rimasto così quasi per miracolo. A quei tempi avevano un po' tutti, per cui non sarebbe stato necessario fare questo discorso per loro stasera, paradossalmente, no? E poi se vedi, io ho usato i numeri, per cui noi purtroppo siamo abituati ad usare, direbbe Aristotele, la categoria quantitativa, cioè noi dobbiamo sempre parlare in numeri, loro riuscivano a parlare in questioni di relazione o di qualità, che è un po' diverso dal nostro modo di vedere. È sempre importante, questo lo diceva Steiner, non considerare mai il punto di vista di una sola concezione una sola concezione di pensiero, ma osservarlo sempre in una prospettiva circolare. No? Questo si applica un po' a tutti i nostri problemi della vita. Della scienza, come fanno i scienziati moderni che sono unidirezionali, insomma, esatto, riduzionisti. Questa regola dovrebbe valere per noi come per tutti, no? Cioè, io devo cominciare a imparare ad ascoltare l'altro punto di vista di quello che mi sta vicino. C'è tutta una teoria che Steiner ci ha lasciato, ma non abbiamo assolutamente tempo di affrontare. Però ci dice, attenzione, ascolta quello che ti sta dicendo una persona che ti sta accanto. Non è detto che tu debba essere d'accordo o in disaccordo, ma ascoltala, perché può darsi che nel tempo questa parola si riveli in qualche modo. Bellissimo questo che sempre lui lo dice, insomma, no? Cioè, purtroppo, grazie a Dio, con l'antroposofia non dobbiamo inventarci niente. No, ma pensa quanto cambierebbero le relazioni sociali, perché non è che uno debba essere, come hai specificato bene, come ha detto Steiner, non è che debba essere d'accordo, ma ascolta. No, lui si raccomanda, dice: guarda, io ti sto parlando, ma tu non necessariamente devi pensarla come me, tu puoi anche non pensarla come me, però lascia che queste parole che io ti sto dicendo in questo momento lavorino dentro di te. E un giorno ti daranno una risposta. Cioè, è bellissimo questo concetto ed è estremamente avanzato. Ascolta Carlo, siccome purtroppo il tempo passa velocissimamente, no? E se tu hai fatto un gran lavoro dai contatti che abbiamo avuto, so che hai fatto un lavoro anche di approfondimento, eccetera. C'è un messaggio che una ascoltatrice, Michela C, ci chiede se puoi dargli 2 minuti, perché è interessante la domanda. Dice: bellissima anche l'introduzione del vissuto di Carlo Serafinelli. Prima che chiuda il collegamento, può ripetere il corpo astrale, il corpo eterico del cosmo, a cosa dobbiamo guardare? Un caro saluto e grazie Michela a te. Allora, a noi è sempre richiesto, no, di abbinare l'astrosofia all'antroposofia. Quindi Rudolf Steiner ci ha parlato della struttura dei corpi sottili dell'individuo, no? Ci ha definito un io, un corpo astrale, un corpo eterico, un corpo fisico, più c'è tutta una parte che è relativa al sé, che per il momento potrebbe non interessarci, no? Questa cosa non si rivela solo a livello individuale, ma si rivela anche a livello cosmico. Sempre gli antichi, infatti, lo zodiaco non lo consideravano solo da questo punto di vista, no? Lo consideravano anche dal punto di vista dell'essere umano. Loro lo definivano come un grande uomo, era. E quindi le caratteristiche di questo grande uomo a livello macroscopico si riflettono per il tramite delle costellazioni nei singoli. Ed ecco, no, che anche qui la bellezza dell'astrosofia.
Cioè quello che c'ha questo uomo generale, questo uomo grande a livello cosmico, mi si rappresenta in piccole parti in ciascuno di noi. Per cui avendo io alcune situazioni particolari in una costellazione o in un segno, avrò queste caratteristiche del grande uomo rispecchiate nel piccolo uomo. Non so se sono stato... Sì. Ovvero il grande, cioè esiste una parte astrale ed eterica, come esistono parti atariche ed eteriche individuali, ne esistono anche a livello collettivo, che potrebbero influenzare le razze, i popoli e così via. Cioè, è un discorso bellissimo che fa sempre Rudolf Steiner, ovviamente. Certo. E questa era la risposta. Ecco, ti lasciamo andare ancora avanti un po'. C'è un messaggio Quindi, di Federica che sì. vedremo se riusciremo poi a darle soddisfazione più Se avanti. vuoi, perché l'altro argomento che volevo sviluppare, Sì. non so se ce la facciamo. Proviamo. No, ma Federica chiede tutta un'altra cosa, vedremo se nel proseguo si potrà inserire la sua richiesta. Prego, Carlo Serafinelli. Era la famosa astrologia classica, quella appunto di Claudio Tolomeo, di cui abbiamo parlato, no? Si distacca un pochino da quella che è l'astrologia copernicana, che col 1500 mette il Sole al centro del sistema solare. Quindi questa Terra di Claudio Tolomeo, che era in posizione centrale, viene riposta allo stesso livello degli altri pianeti. E sia Steiner che Willy Zucker parlano appunto dello sviluppo di un'astrosofia eliocentrica. Questa era l'altra cosa importante. Noi siamo abituati generalmente con le nostre carte ad avere la Terra al centro, e invece dovremmo in alcune situazioni metterci il Sole, no? Sì. Proprio per il concetto che dobbiamo imparare a considerare la vita nell'universo sia da un punto di vista dinamico che spirituale. Certo. E quindi diciamo l'astrosofia, perché appunto si dice che comunque la Terra è il centro spirituale, però l'astrosofia riprende un po' quella che è la concezione copernicana, insomma. Steiner direbbe ancora un'altra cosa che non oso, perché la Mara Maccari mi uccide. Coraggio. A proposito, poi mi è sfuggito, Sì. io all'inizio volevo portare i ringraziamenti a Mara Maccari, perché mi ha aiutato molto anche in questi contatti con te, anche nel preparare così questo incontro, e dopo volevo dare un saluto anche a Cristiano Lai, che a suo tempo ci ha aiutato e ha fatto l'introduzione, come stai facendo tu, col primo contatto con Jonathan Hilton. Sì, a tal proposito bisogna dire che sia Cristiano che Mara hanno fatto un grossissimo lavoro e fanno quasi giornalmente un lavoro di traduzione da tutto il materiale che è in inglese, e viene passato in italiano e spedito poi a chi è interessato. Quindi un grazie sentito sia a Mara che a Cristiano, che ancora non ho avuto modo di conoscere, però penso che prima o poi succederà. Sì. Quindi non l'ho detta l'ultima cosa che volevo dire, però ve la dico lo stesso. Sì. Era questa qui. In effetti, questa è la genialità di Rudolf Steiner, era che Steiner diceva che è importante sia l'eliocentrismo di Copernico, sia Copernico che Tolomeo, no? Quindi è come se ci fosse una tesi e un'antitesi che poi deve diventare una sintesi, no? Allora, qual è questa sintesi che io vorrei dire e poi smetto? È la famosa lemniscata di Bernoulli, che è una figura d'otto rovesciato, sì, appartenente alle curve di Cassini, che è un matematico vissuto nel 1600, ma è quella che definisce, secondo Rudolf Steiner, il rapporto Sole-Terra. Cioè, che cosa volevo dire in sintesi? Volevo dire, Tolomeo ci ha insegnato delle cose, siamo nel 200 d.C., molto interessanti, ci sono delle configurazioni particolari,
e l'essere umano ha una configurazione particolare. Copernico, siamo nel 1500, che ne insegna delle altre. Quando poi però arriva l'antroposofia di Rudolf Steiner, e ricordo a tutti che l'antroposofia nasce proprio alla fine del famoso Kali Yuga, della famosa era oscura che è durata 5.000 anni, a partire dal 3100 mi sembra avanti Cristo fino all'inizio del Novecento. Sì. Arriva proprio l'antroposofia con Steiner che ci dice: guardate che forse questo concetto di orbita va rivisto ancora una volta e prima o poi ci arriverete. E quindi la danza del Sole e della Terra non si esprimerebbe più con un'ellisse normale, ma con questa linnescata che appartiene sempre alla famiglia delle ellissi, perché è un'ellisse a tutti gli effetti, che però fa un giro particolare. Ci sono degli studi che sono stati fatti in antroposofia, appunto, che rivelano dei dati importanti su queste cose, su questo fenomeno qua. Questo è quanto volevo dirvi questa sera. Non so se sono stato... Diciamo che il materiale è molto denso. Le cose sono tante. Sì. Non è facile esporle, no? Come hai fatto tu. Bisognerebbe leggere i libri di Willy Zucker anche. Sì, no, guarda, i due, quello di Willy Zucker va sempre insieme alla scienza occulta di Steiner. Sì, sì. Questo è un concetto, cioè non bisogna mai sganciarsi, perché il punto di riferimento rimane sempre Steiner. Poi dall'antroposofia, per vederne le realizzazioni pratiche, bisogna applicare allo studio di Zucker, ma anche di Hilton, perché pure Hilton ha cominciato a scrivere un sacco di materiale che sempre la Maccari ha tradotto e che sta traducendo. Quindi c'è questo sito che mi permetto di dire, che si chiama Astrosofia.com, fra l'altro completamente gratuito, quindi pieno di materiale, ma pieno di materiale, sia in italiano che in inglese, quindi a seconda di come uno si vuole sbizzarrire, che permettere di accedere agli studi che hanno fatto sia Zucker che il Jonathan Hilton. Ci proponiamo nel futuro di rivedere, perché anche la famosa dottoressa Vrede che ho menzionato all'inizio aveva scritto 2 o 3 libri che però sono ancora in inglese e anche io non ho avuto ancora modo di vederli, quindi speriamo che nel 2022 riusciamo a sviluppare una ricerca proprio su di lei, proprio per mettere in evidenza il lavoro che ha fatto. Comunque, questo è quanto... Sì. Dimmi. Sì. No, ti ho interrotto, volevi finire forse il discorso. Ti ho interrotto, Carlo? No, ho finito. Sì, allora, una domanda veloce. Adesso parlavi di questo lavoro che è un servizio veramente all'umanità che fate con questo lavoro di traduzione, di divulgare queste opere dell'astrosofia, ma diciamo tutto questo movimento è un po' all'atere di quello che è tutto il lavoro del movimento antroposofico, nel senso che un po' si parla poco negli incontri antroposofici di questa astrosofia, cioè è una cosa ancora nuova, insomma. È una cosa nuova, perché in effetti non è nuova, perché sia la Vrede ai tempi di Steiner era consapevole di tutti questi meccanismi, e sia lo stesso Zucker era un allievo di Steiner, anche se lui per le vicende legate alla seconda guerra mondiale si era trasferito prima in Inghilterra e poi in America, quindi ha lavorato un po' in proprio, diciamo, ha fatto questo centro studi un po' sganciato dall'astrosofia, dall'antroposofia vera e propria. Così l'ho percepita io. Per cui bisogna riprendere sia i libri di Steiner per poi approfondirli con quelli di Willy. E c'è tutta la parte che penso che vi racconterà Jonathan Hilton, è estremamente interessante da quel punto di vista, perché l'astrosofia è una scienza essenzialmente cristica,
Quindi tutto ciò che è legato al cristianesimo cosmico, Willy Zucker lo ha pubblicato soprattutto i famosi 3 anni che vanno dal battesimo del Giordano alla crocifissione sul Golgota, e quindi lui sviluppa proprio su questo libro che si chiama Cristianesimo cosmico tutte le situazioni che c'erano a livello planetario e cosmico durante questi 3 anni. È una cosa veramente avvincente, non facilissima da leggere, però estremamente avvincente. Quindi adesso purtroppo abbiamo 2 o 3 minuti. Quindi la disposizione di tutta questa configurazione che tu ci hai fatto un po', questa sintesi, no? Non facile perché sono argomenti complessi. Diciamo, tutta la configurazione stellare che noi vediamo, tutti i movimenti, no? Adesso ci sono quei bellissimi articoli ultimi di Jonathan Hilton sulle Gemini, sulle quelle meteoriti, eccetera. Sì, perché lì bisogna distinguere poi tra il meteorite che si trova tra Marte e Giove e tra le comete vere e proprie che si trovano più esterne, nella fascia di Cuvier, no? Certo. Sì. Diciamo che sono l'espressione, diciamo, visibile, fisica, in certo senso, anche se molto difficile da intelligere, dell'azione del mondo spirituale. Insomma, il mondo spirituale ha come queste mani, attraverso le stelle, le costellazioni, cui agiscono poi sul cosmo e sulla Terra, insomma. Ma Steiner ce l'ha sempre detto, no? Ad ogni azione che noi vediamo nel mondo materiale corrisponde un'azione nel mondo spirituale. Cioè, uno degli obiettivi dell'Astrosofia e dell'Antroposofia è quello di riscoprire questo universo vivente aereo che noi purtroppo abbiamo un po' dimenticato, perché un po' come esseri razionali fatichiamo a riscoprire, perché noi tendiamo sempre a ragionare in termini di misure, distanze, peso, materia, misura, numero. Abbiamo 40 secondi purtroppo. Grazie Corrado che ci ricordi. Sì, grazie. Allora, niente. Con questo io vorrei solo dire quest'ultima frase. Sì. Ricordiamoci di provare a riscoprire questo universo vivente, perché lo dobbiamo sia a Rudolf Steiner che a Willy Zucker. Bisognerebbe cominciare magari alla sera, quando sono le sere un po' così belle, passare qualche minuto nella notte e osservare le stelle in questo silenzio, possibilmente, no? Come facevano i pastori. Ecco, allora noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie Carlo. E allora proseguiamo poi con Jonathan Hilton. Adesso viene. E torniamo in diretta, Radio Gamma 5, 94 MHz, siamo con la trasmissione quindicinale del lunedì. Appunti di Antroposofia Mondo, Altro, e adesso andiamo col secondo ospite che Corrado adesso contatta. Mr. Hilton, can you hear us? Hello? Can you hear me? Oh, absolutely. Yes, I can hear you wonderfully. Okay. And you can hear us. Yes. Good. Well, first of all, we are very happy and honored that you're speaking to us. And now we can start. Yes, little introduction. Allora, good afternoon, Mr. Jonathan. Tantissime grazie per aver accolto l'invito di essere una volta ancora con noi in questa trasmissione. So, Elio, thanks you for being with us for this program. Ecco, abbiamo ringraziato anche Mara Maccari, Carlo Serafinelli e Cristiano Lai, che salutiamo ancora con la trasmissione precedente. And we have thanked Mara Maccari, Carlo Serafinelli and Cristiano Lai, who have helped us even in the past programs. Allora andiamo al tema del suo molto atteso intervento. Il cristianesimo cosmico in relazione all'azione del Cristo nel piano eterico nei nostri tempi. And so let's start with your theme, which is cosmic Christianity in relationship to the action of the Christ on the etheric plane in our times. È un excursus impegnativo
che capita in una concentrazione di situazioni notevoli in questo periodo. So, and this is an important subject also because we have a number of very interesting situations in this period of human history. Il periodo di avvento, appena concluso, si sta concludendo. So, and these situations are, Advent, which is practically over, Il solstizio d'inverno, the winter solstice, il vicino Natale Christmas, which is approaching, e l'azione mondiale delle forze dell'ostacolo sempre più opprimenti con questa pandemia artificiale. and the action of, the forces of opposition, which are more and more oppressive in this so-called pandemic. Okay. E l'esasperazione vaccinale, dove adesso in Italia si cominciano a vaccinare i bambini dai 5 anni in su. And the exasperation with the vaccines, because here in Italy they're starting to vaccinate children from the age of 5 upwards. I think it's happening in the United States as well. Yes, the same. È lo stesso negli Stati Uniti, ha E detto. qui adesso anche pensano dai 0 anni. And they're actually thinking of starting from the age of 0, from, as soon as they're born. They're actually starting to think Yes. of vaccinating them as soon as they're born. Ecco, noi forse in modo un po' Yes. semplice, almeno le persone che credono nella realtà spirituale, confidiamo che il mondo spirituale, quello buono, e soprattutto il Cristo, possa anche darci qualche aiuto in questa drammatica situazione. But because we believe in the spiritual world and we study Antroposofy, we believe that the Christ can help us in this situation. Senz'altro il suo intervento ci farà capire meglio come il mondo spirituale e il Cristo agiscono cosmicamente tramite le stelle, sulla terra e sull'umanità. And we believe that what you will say to us now will help us to understand how the Christ acts from the stars to help us. Yes. E speriamo che lei ci possa dare qualche buona notizia riguardo l'azione spirituale nell'evolversi di questa situazione mondiale. And we hope that you can give us some good news regarding the world events and how they are unfolding. La ascoltiamo veramente con tanto interesse e crediamo che anche gli ascoltatori a cui lei gentilmente potrà rispondere alle possibili domande. So we're all ears, and we are sure that our listeners will also ask questions. Bene, allora l'ascoltiamo con il tema che abbiamo detto, insomma. So we can start on, the theme of, the etheric Christ, etc. Okay. Thank you. Okay. So I realized last time, Gerardo, maybe I spoke too much, didn't give you time to translate. So this time I will try to make shorter. Oh, thank you very much. Shorter statements. Adesso cercherò di fare frasi più brevi in modo che io possa tradurre. I also just want to personally thank Mara Makari for the translation work that she's been doing and for her Astrosofia Facebook page. She's translated Willie's books and also my articles, everything available on the astrosophy.com website. And also to thank Julia Harrington, who worked on the Italian subtitles for the Astrosophy course. Quindi lui vorrebbe ringraziare la Mara Maccari, che sta facendo un grosso lavoro di traduzione, sia il libro di Willy Sucher in italiano, che anche gli articoli che sta mandando Hilton, che vengono tradotti in italiano. E poi anche, what's the name of the other person in Florence, I believe? What's her name? Julia Harrington. E anche la Julia Harrington, who lives in Florence. Yes. Che vive a Firenze, anche lei lei ha fatto i sottotitoli, ecco, quindi anche lei sta contribuendo. Ok. So, I'm hoping that we can look a little bit astrosophically
at the event which Rudolf Steiner speaks about in his lectures about the return or the reappearance of Christ in the etheric. Ok, and the quindi dates around that. Yeah. noi adesso vogliamo vedere dal punto di vista astrosofico il discorso del ritorno del Cristo nell'eterico dal punto di vista proprio anche delle date. Ok? And this has a very special relationship to the current times, so I hope to show that relationship. E tutto questo ha un rapporto molto particolare con questi tempi e io vorrei farvi vedere appunto questo rapporto. So just to build the picture before we get into some calculations. Quindi per dare un'immagine prima di iniziare con i calcoli. So Steiner speaks about the return, the reappearance, which means, of course, there was an original Christ in the etheric, and this event he speaks about will be a return or reappearance of that event. So what was the original event? Quindi, allora, Rudolf Steiner parla di un ritorno del Cristo nell'eterico, ma questo ritorno vuol dire che ci fu una prima presenza del Cristo nell'eterico. E allora, qual era questa prima presenza di Cristo nell'eterico? So those of you familiar with the Gospels are aware that 40 days after the resurrection, the Christ ascended or disappeared from the sight of the disciples. And there were two angels who appeared to them and said, why, he is no longer here, but he will return in the same way that you saw him depart. Ok. Quindi noi sappiamo dai Vangeli che 40 giorni dopo la resurrezione c'è stata l'ascensione e qui c'è questa immagine del Cristo che ascende e ci sono due angeli, ok? And what do the two angels say? Can you repeat? That he has disappeared from your sight, but he will return in the same way you saw him depart. E i due angeli dicono, lui è scomparso dalla vostra visione, ma lui tornerà in esattamente allo stesso modo in cui se n'è andato. So this ascension event was the ascent of the Christ being into the etheric or life envelope around the sphere of the earth, permeating the life envelope, which is not visible to the eyes, with his etheric body. Quindi questa ascensione è l'ascensione del Cristo nella sfera eterica, questo envelope, questo come questa tipo di guaina vitale che c'è attorno alla terra per vivificarla. Ok? And the other original event we can say, which Steiner speaks about, was the event of Saul on the road to Damascus, who had the experience of the Christ in the etheric. Un altro avvenimento importante è quello di Saulo, che diventa Paolo, l'apostolo Paolo, nella strada verso Damasco, che ebbe l'esperienza del Cristo nell'eterico. And Steiner speaks about this event as the forerunner of the experience of Christ in the etheric. Saul or Paul was the first person to experience Christ who had not experienced him on the earth. Quindi Rudolf Steiner parla di questo avvenimento a Damasco come l'avvenimento del primo essere umano che sperimenta il Cristo nell'eterico. Paolo è stato il primo essere umano a fare questa esperienza.
So let's try to look a little bit at the etheric realm or the life realm or the realm of formative forces which envelops and permeates our material earth. Allora adesso diamo uno sguardo a questo regno eterico, questo regno della vita, questo regno delle forze formative che permea la nostra terra. So we can see the effects of the etheric in the life realm, in the forces of growth and propagation. In all forces of growth, you have the activity of the etheric realm. You also have it in the realm of time. Ok, quindi queste forze della vita, queste forze eteriche, agiscono in tutte le forze vitali della propagazione, della crescita, eccetera, anche del mondo vegetale e anche animale, nostro, organico, ma questo ambito eterico agisce anche nell'ambito del tempo. And I mean time not in the quantitative way that we measure time in a sequence, but I mean time in the sense of rhythm. Però per tempo io non intendo il tempo in senso quantitativo che si può calcolare, eccetera, ma il tempo qui si intende come il tempo dei ritmi, tutto ciò che è ritmico, ripetitivo. So it's in this world of rhythm outside of the senses that we can experience the etheric time. Rudolf Steiner, for those who are familiar with the first class, very much speaks about this circling of the sun and planets, the moving stars, the circling rhythms as the etheric realm of life. Ora, per questo eterico, questo tempo eterico, noi lo vediamo molto bene in questi ritmi delle orbite dei pianeti, quindi questi ritmi qui, di cui Anka parla molto bene durante le lezioni di classe. So we can experience some rhythms to look at. We have the 1 day rhythm of the rotation of the earth. We have the 1 week rhythm connected to the 7 planets. We have the 1 year rhythm of the whole path of the sun around in 1 year's time. These are some examples of the rhythms of time, particularly this rhythm of the cycle of the year. Quindi per esempio noi abbiamo il ritmo del giorno, poi per esempio che è legato al sole, poi abbiamo il ritmo della settimana che è legata ai 7 pianeti e poi anche il ritmo dell'anno che è più legato allo zodiaco. And this cycle of the year is marked by, you could say, a great cross. It's the cross of the 2 solstices, summer and winter. Tomorrow we have winter solstice. And the 2 equinoxes, the spring and autumn point. Quindi in questo ciclo dell'anno, dello zodiaco, abbiamo una grande croce, una asse sono quelli dei solstizi e l'altra asse è quella degli equinozi. Domani abbiamo un solstizio. So we have this great cross created by the solstices and the equinoxes, which you could say is a representation of a spatial picture of the cycle of the year. And it reminds me of how Plato once said, the soul of the world is stretched across the earth in the form of a cross. Ok, quindi questa croce, ok, ci dà come è collegato alle 4 stagioni
mi fa venire in mente il detto di Platone che dice che l'anima del mondo è distesa nella forma di una croce, perché le 4 stagioni sono anche qualcosa che nutrono la nostra anima in un certo senso. Ok? So in a way you could say the nature cycle gives us the cross. But since the event of Christ incarnating, we have a new cycle of the year, which I would like to just build a picture to carry as one way of looking at this experience of the etheric Christ. Okay, so the Golgotha event has given us a new, could you repeat? Sorry? A new rhythm. A new rhythm. A new rhythm for the cycle of the year. Ah, ok. Quindi abbiamo il ciclo dell'anno che ci dà, che è espresso appunto da questa croce, però poi dall'evento del Golgotha in poi abbiamo in un certo senso un nuovo ritmo. And I say this because Alfred Heidenreich, who was one of the founders of the Christian community, one of the first priests, had a private conversation with Rudolf Steiner. And he asked Rudolf Steiner, how can we experience the etheric Christ? Allora, and Rudolf Steiner answered. Dico questo perché ci fu Alfred Heidenreich, che è stato uno dei primi sacerdoti della comunità dei cristiani, e questo Heidenreich un giorno ha avuto una conversazione privata con Rudolf Steiner e gli ha chiesto a Rudolf Steiner come facciamo sperimentare il Cristo eterico, e Rudolf Steiner gli ha risposto, ok? By living with the cycle of the year. Gli ha risposto che un modo per farlo è di vivere con il ciclo dell'anno. Sembra che non si senta più bene. Ok. So he meant by this, I think, not, of course we can experience the life of the year in nature and the cycles, but on top of this cross of nature, we have the 7 Christ festivals throughout the year. Ok, quindi noi possiamo certamente sperimentare le 4 stagioni, però al di sopra di queste 4 stagioni che noi sentiamo con l'anima, abbiamo le 7 festività cristiane che sono più legate and these 7 festivals are connected to the etheric. Yes, etheric Christ. Sì, e queste 7 festività del Cristo sono connesse con il Cristo eterico. So we have now, coming up, Christmas, followed by Epiphany, then Easter, Ascension, Pentecost, St. John's at summer solstice, and Michaelmas. These are the 7 festivals. Yeah. Quindi adesso abbiamo queste 7 festività, che abbiamo Natale, poi abbiamo l'Epifania, poi abbiamo la Resurrezione, la Pasqua, poi c'è l'Ascensione, poi c'è la Pentecoste, poi c'è San Giovanni e infine abbiamo la festa di Michele il 29, the 29th of September, the last one. Okay. So if you can just take this as a picture, for me, it really represents a kind of cosmic rose cross. Quindi, with the cross of nature, the 7 festivals as the 7 cosmic etheric roses in the cosmic rose cross. Quindi queste 7 feste formano come una rosa eterica cosmica. Okay, so these 7 festivals form a cosmic rose. The cosmic rose cross. La croce, la croce della rosa cosmica.
So I think it's difficult in our time to try to understand how this living with time, not thinking in terms of space, like this festival, next, but how they flow into one organism, one etheric organism. Allora, our living consciousness. ok, allora per comprendere bene queste 7 festività che formano questa rosa cosmica, dobbiamo cercare di non sperimentarle in termini di spazio, che una viene dopo l'altra, eccetera, ma cercare più di sentire come una fluisce nell'altra, eccetera, per formare un'unità organica. Ok? I think about it, at the time of Golgotha, reading in the Gospels, there's a phrase about the guards at the foot of the cross, and before he was taken to the cross, that they cast lots for his garments, but they could not divide his tunic, or they divided his garments, They divided his garments, but they could not divide his tunic because it was woven all in one piece. So they cast lots for it. For me, that's a really beautiful picture of the tunic as this life body, as this woven all in one piece, which is how we have to think about this etheric nature, this etheric body. Ok. C'è questa bellissima immagine, prima della crocifissione, dei soldati che si dividono tra di loro le vesti del Cristo e le strappano anche, però la tunica non era possibile strapparla perché altrimenti l'avrebbero rovinata, e allora per quella hanno fatto cast lots, che in italiano hanno fatto tipo, adesso non so in italiano si dice fatto a sorte. Ecco, hanno fatto sorte, sì. E quindi quella non l'hanno strappato, non l'hanno sezionato, ma hanno fatto a sorte per non distruggerla. E questa è una bellissima immagine per questo corpo di vita del Cristo, perché è un'unità organica e non è possibile strapparla e sezionarla. Posso chiedere se il colore anche della tunica ha un valore? Elio has a question, and does the color of this tunic also have meaning? That I don't know. I don't know if a color was even stated in the Gospels. Ha detto che non sa se ci sia un colore della tunica. Uh-huh. Thank you. Okay, he thanks you. Yeah. So we can leave this now, but for me it's one cosmic perspective of the nature of how we can experience the Christ, the etheric Christ, that's related to time, to the cycle of the year, the Christian cycle of the year, and I think now we can move on to the stars. Ok, quindi adesso abbiamo parlato appunto di questa etericità che è il tempo che fluisce in modo organico, e adesso possiamo passare alle stelle. Ok? So let's come back to time, and we know from Antroposofy that time really began in the very first great evolutionary cycle, which Rudolf Steiner calls ancient Saturn. Quindi noi sappiamo dall'antroposofia che il tempo è iniziato proprio con la prima incarnazione della Terra, che si chiama l'antico Saturno. So Saturn is very deeply related to time. Quindi Saturno è profondamente connesso con il discorso del tempo. Now, one thing to remember in astrosophy is when we speak of Saturn, I'm not speaking about the physical planet body that we see, but I'm speaking about the entire sphere
of Saturn, which is formed by the orbit of that planet. È molto, Cosmic sphere. Yeah. è molto importante sapere che quando si parla di Saturno non si intende per nulla il pianeta materiale Saturno che si vede col telescopio, ma si intende proprio la sfera di Saturno, l'orbita che comprende tutto lo spazio, incluso nell'orbita enorme del pianeta Saturno. Quello è quello che si intende per Saturno, tutto lo spazio lì dentro, ok? And if we take it just another step and try to leave the spatial out of it, we can think of the size of that sphere in terms of consciousness, levels of consciousness. E se noi adesso di questa orbita di Saturno eliminiamo il concetto del tempo, e invece ci conviene rappresentarcela come un livello di coscienza. So Saturn, the god Saturn, was called by the Greeks Chronos, where we get our word chronology. He was Father Time. Quindi gli antichi chiamavano Saturno Cronos, da cui viene la parola cronologia, e per loro egli era il padre tempo. So we could say the sphere of Saturn really is the bearer of cosmic memory. It is the expression of the Father realm, the divine plan of evolution laid down from the very beginning. Ok, quindi questa sfera di Saturno è diciamo la portatrice della memoria cosmica e quindi esprime anche it expresses also the last bit you said, esprime anche expresses the realm of the Father. Sì. And of the divine plan for cosmic evolution from the very beginning. Quindi il regno del Padre e il piano divino dell'evoluzione cosmica dall'inizio del tempo. Okay. It's the sphere where our karma is laid down, where world karma is carried. And this orbit of Saturn, if we have 1 year for the Earth to make a full orbit, then Saturn takes almost 30 years to make a full orbit. Quindi questa sfera di Saturno è la sfera del karma, è anche la sfera del karma del mondo, diciamo. E un'orbita di Saturno dura circa 30 anni, 29 years, doesn't it? Dura circa 29 and a half. Yeah. 29 anni e mezzo, sì. Come la Luna. Similar to the moon. 29 giorni. Ok. Yes, connected to the moon. Yes. Because we read what you wrote on Advent. Yes, okay. Perché, ok, questo lo spiega in uno scritto. Sì. Continue. You could say that we have solar time, we have lunar time, but when we enter into this greater cosmic realm, that time is really 30 times longer. One cosmic time of years, 30 years, compared to 1 year for Earth time. Yeah. Quindi c'è il tempo solare, c'è un anno, il tempo lunare, c'è un mese, però c'è anche questo tempo espanso per 30 volte, quello solare, che è l'orbita di Saturno, che dura quasi 30 anni. So, to build this picture, let's think for a minute about what happens when we die. We leave our physical body, as we know from Antroposofia, and we have this tableau, this mighty panorama of our life, which is a picture from our etheric body. Quindi, quando noi moriamo,
sappiamo che abbiamo questa immagine, dura circa 3 giorni, di questa panoramica della nostra vita passata. And this etheric tableau then begins to dissolve, and it's taken up by the various planetary spheres according to the nature of our life and where our deeds and our karma belongs in the planetary realm. Ok, e quindi dopo 3 giorni questa immagine, questa sfera eterica della nostra vita si dissolve e viene assorbita dalle altre sfere più alte e viene assorbita in base al suo contenuto che c'è dentro. But with the Christ being, this etheric body did not dissolve, but was held intact. And instead of dissolving into the cosmos, it did what the etheric tends to do, which is it expanded out into cosmic proportions, into cosmic Christ size, you could say. Okay, but it did not dissolve. Christ. Did not dissolve. Ok, allora, mentre però con noi, dopo 3 giorni, il nostro corpo eterico si dissolve, quando invece, dopo la morte del Cristo sul Golgota, il corpo del Cristo non si è dissolto, non si è disintegrato, diciamo, però si è espanso fino ai limiti del cosmo, però non si è perduto, ecco. So this etheric body of Christ, intact, expanded over time all the way to the Saturn sphere, to the final boundary. It reminds me of when Christ says to the disciples, I go to the Father. You could say this etheric body expanded to the Saturn sphere, to the Father realm. Ok, e quindi dopo la morte il corpo eterico del Cristo è rimasto intatto e si è espanso fino alla sfera di Saturno. Quindi quando lui diceva io vado al Padre, lui intendeva questo, perché abbiamo già visto prima che questa sfera di Saturno è la sfera del Padre. Ok. So if we think about this, it's very awe-inspiring because we think really in this deed that the Christ brought to the gods, to the hierarchies, a new experience because they did not know any experience of death and matter. Uh-huh. And yet the Christ brought to the hierarchies a new experience, the experience of death and being human in matter. This is a really amazing thing to think about. Okay. That he brought new forces into the hierarchies. Un concetto interessantissimo è che in questa espansione fino al Padre il Cristo ha portato al Padre, cioè al Padre nel senso agli dei, alle gerarchie superiori, una nuova esperienza che queste non avevano, e cioè l'esperienza della morte, perché le entità superiori non conoscono la morte. Però, e quindi il Cristo in questa espansione ha portato loro una nuova esperienza, l'esperienza della morte che lui aveva sperimentato. So now we will move a bit into how much this expansion of the etheric body and bring it in relationship to what Rudolf Steiner said about this return of the etheric Christ into the earthly sphere. Quindi adesso noi passiamo a questo concetto di questo corpo eterico del Cristo che si è espanso fino alla sfera di Saturno, e adesso invece passiamo a questo concetto del ritorno del Cristo nell'eterico.
Maybe you're familiar, Rudolf Steiner speaks about the years between 1930 and 1940 in his lectures on the return of the Christ. And specifically, he names 1933, 1935, 1937 as very insignificant years. Quindi, parlando di questo ritorno del Cristo nell'eterico, Rudolf Steiner menziona in modo particolare gli anni 1933, 1935 e 1937 come anni particolarmente significativi. So if we take now, and this is in Willy Zucker's work in his book Cosmic Christianity, if we take this Saturn year as 29.457 or 458 years for one Saturn orbit, and we take the time or the etheric body that is the etheric body of Jesus Christ. Should I stop here? Ok, yes. Quindi se noi nel libro di Willy Zucker, Cosmic Christianity, rammentiamo che l'anno di Saturno è 29.457 anni, ok, continui. Yeah. And if we take now the life of Jesus, which would be contained in this etheric body, we know from Rudolf Steiner, the one date he gave was for Golgotha, April 3rd, 33 AD, so that we can say Jesus lived for 32 and about 1/4 years, 32.28 years from his birth until Golgotha in April of 33 AD. Ok, quindi se noi, Rudolf Steiner ha dato come data per il mistero del Golgotha il 3 aprile del 33 e nel corpo eterico del Cristo era racchiuso tutta la vita del Cristo, appunto tutta l'esperienza fatta nel corpo del Gesù di Nazareth, e questa vita è stata calcolata come 32,28 anni. Ok? So we take these 32.28 Earth years, sun years, and we multiply that times Saturn years, 29.457, and that gives us a time of 950.895 years, to be exact. Se noi moltiplichiamo questi i 32,28 anni di vita del Cristo sulla Terra e lo moltiplichiamo per l'orbita di Saturno di 29.457 anni, otteniamo 1950,895. Is that the year 1950? So 950.895. Ah, sorry, 950. Yes. 95. I thought 1950. No, it's 950. No. Ok, no, ho fatto un errore, no. 32, per 29 fa 950,85. 950, scusate. Ok, continui. So we have converted Earth time into cosmic time. So 32 years of Christ, etheric body on Earth is now 950.895 years for it to expand all the way out into the sphere of Saturn. But we also now have the return. Ok. Quindi questi 950 anni,85 corrispondono all'espansione del corpo eterico del Cristo fino alla sfera di Saturno. E adesso però inizia il ritorno. So we take another 950.895 years for the contraction, the return from the Saturn sphere to the Earth sphere, and that gives us a total
of the time from the expansion to Saturn and the return to the Earth of this etheric body of 1,901 years, 0.79, almost 1,902 years. Ah, ok. So 1901.79. Ok. Yes. Ok, quindi adesso se noi pensiamo al ritorno dalla sfera di Saturno fino di nuovo alla Terra, cioè di questo corpo eterico che ritorna verso la Terra, quindi moltiplichiamo questo 950 per 2, arriviamo all'anno 1901.79. Okay. Yes. So you can imagine it a bit like if you were to throw a stone into a pool of water, and you would see how the ripples go out to the edge and then turn around and ripple into the center. This is the picture of what I'm talking about. Ok. Quindi per far capire meglio questo, noi possiamo immaginare che noi buttiamo un sasso in un lago non tanto grande e le onde vanno verso le sponde, poi dalle sponde vengono respinte e tornano di nuovo verso il centro. Quindi questa è l'immagine di cui abbiamo bisogno, ecco. So now we need to add, we have the quantity of time, 1,901 years, that the etheric body expanded and contracted. Now we need to make that into calendar time. So we need to add to that the 32.25 years of the life of Jesus on earth from 0 or 1 AD until his death. Ok, quindi da questo 1901.79 adesso noi dobbiamo aggiungere i 32,28 anni della vita del Cristo, ok? And that brings us to January 1935. E questo ci porta fino al gennaio del 1935. So this coincides with the year that Rudolf Steiner said that the reappearance of the Christ in the etheric realm would begin for humanity, 1935-37. E quest'anno coincide con l'anno in cui Rudolf Steiner dice che il Cristo eterico sarebbe riapparso per l'umanità. So I want to bring that into modern events in the stars, but before I do that, which I think will help with this picture, is that in addition to speaking about the reappearance of Christ in the etheric, Steiner also speaks about another event happening at the same time. Ok, quindi al lato di queste immagini del ritorno del Cristo, Rudolf Steiner dice che c'è anche un altro avvenimento che avviene più o meno nello stesso periodo. And this is in his lectures on From Jesus to Christ. Nelle sue conferenze da Gesù a Cristo si parla di questo avvenimento. So he speaks here about this great event where the Christ then becomes the Lord of Karma. Ok, e l'avvenimento a cui si riferisce qui Rudolf Steiner è che il Cristo diventa il Signore del karma. And what he means by this is that from this time, when Christ becomes the Lord of Karma, that every karmic event of a human being should take on something of a universal relevance. That it should not only be a task for the individual human, but it should serve the greater needs of humanity. Quindi questo diventare il Cristo, il Signore del karma, significa che per ogni essere umano, ogni avvenimento
ogni avvenimento dovrebbe avere un significato più universale, cioè ognuno di noi dovrebbe avere una dimensione universale di servizio nella propria vita. So this is another aspect of the awakening that comes with the return of Christ in the etheric, that we no longer see our karma as only serving our own progress as individuals, our own compensation, but that in all of our karmic encounters we strive that it may serve the universal good, the universal advancement of humanity. Quindi è importante che il nostro karma non deve essere solo qualcosa di a servizio di noi stessi, però ogni incontro karmico che facciamo con le altre persone deve sempre di più assumere un aspetto universale, qualcosa che vada a servizio del benessere, del bene dell'intera umanità. So this is also a picture of, you could say, Christ as judge. Christ is the judge of karma, the new judge of karma. Quindi qua si potrebbe vedere il Cristo come un giudice del karma, il giudice del karma. So I want to just read, and I'll do it a phrase at a time so you can translate it, very short, from Steiner about the importance of this. He speaks about the importance of understanding this new relationship to karma will develop during the middle of our century, meaning in 1930-40. Yeah. Ok, quindi Rudolf Steiner dice che appunto dalla metà del nostro secolo si svilupperà una nuova comprensione del karma e adesso lui ci leggerà un brano da Rudolf Steiner che io tradurrò riga per riga. So the quote is, he says, if no understanding is developed, if this particular faculty is stamped out, disaster is inevitable. Quindi, se non si sviluppa una nuova comprensione, se questa facoltà viene distrutta, viene soffocata, ci sarà un disastro per l'umanità. And humanity will sink into the morass of materialism. E l'umanità sprofonderà nei pantani del materialismo. Everything will depend upon whether understanding is awakened for the spiritual. Tutto dipende se si svilupperà una comprensione per lo spirituale. Or whether Ahriman will succeed in suppressing its intentions. Oppure se Ahrimane riuscirà a sopprimere questo sviluppo. So this quote goes on explaining that a bit more, but I will leave it for right now. So quindi I just adesso want noi to stay with this. La citazione continua, però adesso noi la lasciamo, andiamo avanti con questo discorso, ok? So I want to look at this term second coming that's used in the Bible, the return of Christ, and the term the Christ as judge. Now, again, this Alfred Heidenreich wrote a book, and in it he goes into the Greek translation, the true meaning of these words, which I think are important in this context. Quindi adesso torniamo al discorso del secondo ritorno del Cristo come giudice e abbiamo questo sacerdote Heidenreich che analizza i termini proprio greci usati per descrivere questo avvenimento. So he gives the true translation in Greek. He speaks about, of course, how Greek is much more alive language so that one word can have many meanings. It's not so much like modern language where things are divided up into a specific meaning. So he speaks about
Yeah, go ahead. Ok, quindi il greco antico era molto più vivo e una parola aveva parecchi significati. So the word for second coming or the return in the Greek is parousia. Quindi il termine per secondo ritorno in greco è parousia. Which translates as presence or advent Che or si può coming. che si può tradurre come presenza o avvento o venuta. And the meaning of judgment is the word for crisis. Mentre la parola per giudizio c'è il termine greco crisis, crisi. So we have these two things, the presence, the return of Christ in the etheric, and the judgment. Quindi abbiamo queste due cose, la presenza, cioè il ritorno, e la crisi, cioè il giudizio. So this return of Christ in the etheric as the karmic judge literally translates as parousia, presence, will produce a crisis. Quindi il significato di tutto questo è che questo ritorno, questa parousia, produrrà una crisi. And this will be a crisis of historic proportions. E sarà una crisi di proporzioni storiche, una crisi enorme. So let's take this idea of the return of the presence and crisis and look at the contemporary times that we're in relation to the stars. E adesso vediamo questi concetti di crisi e di presenza e li vediamo in relazione alle stelle. Jonathan, in 2 minutes we're going to have a small pause, so Okay. you can continue speaking, but if there's an interruption, don't worry, okay? We'll have the pause, Yes. and then after about 5 minutes we'll be in contact with you again. You will be able to see us, but we won't be able to speak, okay? Okay, so let me just close out this 2 minutes with, we will look first of all at the great conjunction and the star events from 2020, winter solstice, we're 1 year anniversary. And we will look at that in relationship to the star events in this 1930, 31, 33 time. Quindi adesso guardiamo questo solstizio invernale del 2020 e lo metteremo in relazione con gli anni 33, 35 e 37. So the winter solstice of 2020. Yes. Ok, Yes. sì, del 2020. Last year. Ok, we've got 19 seconds left. Okay. So we'll begin with last year. We had the great conjunction of Saturn and Jupiter. Lo sa. Ah, ok. E quindi l'anno scorso abbiamo avuto the conjunction of Jupiter E torniamo in diretta con la trasmissione Appunti di Antroposofia e Mondo, Altro. Oggi appunto lunedì 20 dicembre 2021 e abbiamo veramente il grande onore di avere così in collegamento il dottor Jonathan Hilton, che ci sta portando veramente un percorso conoscitivo molto molto importante sul tema il cristianesimo cosmico in relazione all'azione del Cristo nel piano eterico nei nostri tempi. Jonathan, can you hear us? Yes. Good. By the way, were you able to hear the music that we were playing? Yes. Okay. Did you hear the commercial? That No, interrupt? I turned the sound off for a few minutes. Yeah. But I came back in and heard the music. Yeah. Okay. You heard the choir singing.
Yes. Ah, okay, good. Very good. Okay. The Christmas Carol. Yeah, the Christmas Carol. Okay, so, right, we were speaking about the winter solstice of 2020. You were telling us about the conjunction between Jupiter? Yes. So, yes, Jupiter and Saturn, yeah. Quindi c'era questa congiunzione di grande congiunzione di Saturno e Giove nel solstizio invernale del 2020 dell'anno scorso. 2020, sì. Ok. So before I go on with the chart, I just had a thought at the break. How, when we think about this event of 1930, 33, 35, and the change in the karma, the Lord of karma, the Christ is the Lord of karma, this shift that Steiner talks about, that none of us, all of us were born, this is our first incarnation in this new condition. E quindi noi dobbiamo ricordare che appunto c'è stato questo avvenimento del 33, 35, 37 del ritorno del Cristo, e questa per noi è la prima nostra incarnazione dove noi ci incarniamo in questa nuova situazione. So back to the stars on 2020. So we had on winter solstice 2020 this great conjunction of Saturn and Jupiter. I'll go into a bit more of that in a moment, but just to set the scene. But preceding that, for some months, we had this relationship of Saturn and Jupiter to the planet Pluto. Ok. So we had... Quindi allora nel 2020, nel solstizio invernale del 2020, abbiamo avuto questa congiunzione di Giove e Saturno, però alcuni mesi prima c'era anche un collegamento con il pianeta Plutone. So for the year leading up to this great conjunction, both Saturn and Jupiter, which moved quite slow, they came into conjunction with Pluto. Jupiter actually came into conjunction with Pluto 3 times. It came forward in conjunction, went back in retrograde in conjunction, came forward again in conjunction. So this very intense activity during all of 2020 in relationship to the planet Pluto. Quindi durante tutto questo 2020 c'è stata una forte attività di congiunzione di questi due pianeti, Saturno e Giove, con Plutone. C'è stato addirittura 3 volte che Giove e Plutone sono entrati in congiunzione. So it will be difficult to go into great detail about this. I've written about it. You can read about it on my website. But essentially, we look at the sphere Pluto, it's connected with the greatest forces of destruction. Quindi, and also with the highest potentialities in the human being. Ok. Quindi questo pianeta, questa sfera di Plutone, dobbiamo ricordarci che è collegata sia con le più grandi forze distruttive, ma anche con le più grandi forze costruttive nell'essere umano. Pluto is associated with great revolutions, great cataclysms. It's related to the nuclear forces of the explosions of the atomic bomb. Many things. Pluto has a relationship to physical destruction and physical destruction, yeah. Ok, quindi Plutone è collegato con rivoluzioni, cataclismi, ma anche con le forze nucleari, cioè, e quindi appunto con le esplosioni nucleari anche. But specifically, it's also connected deeply to, you could say, the sphere of the Father and the will, the deepest forces of the will. And with that, then, the relationship to the human body. This is Pluto.
Yes. Ok. E Plutone è quindi è collegato anche con la sfera del padre e con la sfera della volontà e quindi è fortemente collegato anche con la corporeità. So you can think of Pluto, this is part of the research of Willy Zucker, and I've done quite a bit more research on it. But if you can just picture, you could say that of the three outer planets, that Uranus would be more connected with the Luciferic element in its fallen nature. Neptune more connected with the harmonic nature in its fallen element. And with the Pluto, we come to the beginnings of the activity of the Asuras. Ah, ok. Quindi Willy Zucker, ma poi anche Jonathan Hilton stesso ha portato un po' avanti questi studi, che questi tre pianeti ancora più esterni, Urano, Nettuno e Plutone, si può vederli che Urano è più collegato con le forze luciferiche cadute, Nettuno con queste forze arimaniche cadute, mentre Plutone con le entità assuriche. And Rudolf Steiner speaks about the Asuras as tearing out pieces of the ego and the disruption, you could say, of the ability of the I am to take up the physical body, to unite with the physical body in a spiritual way and transform it. Ok, quindi per Rudolf Steiner ha detto che queste Asuras hanno un'azione di strappare pezzi dell'ego, the ego or of the I? The I, the ego, meaning the same there, yeah. Ok, strappano pezzi dell'io, questa parte superiore dell'essere umano, e anche impediscono all'io sono di unirsi al corpo fisico, di prenderne possesso. So I'll develop this a little more, but I think what we can see in this time with Pluto and Saturn and Jupiter coming together is related to the further unfolding of the work of the Asuras. I think it's related to the virus and the vaccination, and also what's happening on a governmental and social scale in relationship to the human eye and its relationship to the physical body. Ok, quindi queste congiunzioni del 2020 di Plutone con Giove e Saturno è un'attività di queste entità assuriche lui, Jonathan Hilton, vede un collegamento con questi virus, con la vaccinazione e tutti questi controlli da parte dei governi che hanno un'azione deleteria sull'io umano. So I bring this in relationship to the etheric Christ in the sense that on the one hand you have forces working to bind the I am, the ego, to matter, to the physical body, and to also prevent this karmic activity of the spiritual self in relationship to the world and the karma of the world, this awakening spiritually to the presence outside of matter in the etheric realm, being opposed by this force of destruction in the physical body and the binding of the ego to matter. Ok. Quindi, allora abbiamo appunto questo ritorno del Cristo, le forze dell'Io sono, il ritorno del Cristo nell'eterico, che sono forze che collegano l'Io sono al corpo fisico, mentre abbiamo queste forze di opposizione invece che agiscono in senso contrario. So therefore you are saying that the Asuras are acting in a contrary sense to the forces of the etheric Christ. Yes.
Yes. So therefore the asuras are trying to withdraw the I am from the physical body, whereas the forces of the etheric Christ are trying to connect the I am to the physical body, if I've understood correctly. Well, you could say the forces of the asuras are trying to not so much withdraw it from the physical body, but to bind it to matter so that it cannot work in spiritual activity, transformative process in the physical body. Ok. They physicalize the ego. Yeah. Ok. Yeah. No, allora bisogna fare questo distinguo. Queste forze delle asuras cercano di collegarci proprio con la materialità, nel senso che diventa poi difficile per noi controllare il corpo fisico. Ok. So let's move now to, I looked throughout history because this is a very unusual event that Saturn and Jupiter would come together with Pluto. So I looked because the Saturn-Jupiter conjunctions happen every 20 years, but this particular conjunction has a rhythm of 60 years. Ok. So, yeah. Ok, allora questa congiunzione Saturno-Giove-Plutone è molto rara, avviene ogni 60 anni, mentre le congiunzioni tra Saturno e Giove avvengono ogni 20 anni. And this particular conjunction, Willy Zucker goes into great detail about the history of the great conjunctions, and they have a sort of threefold aspect. There are three that repeat, and then they come back to the same. This particular conjunction, he relates to the birth of the Jesus child in Matthew. So he relates it to the general theme of this particular great conjunction every 60 years is the theme of a great announcement, a great annunciation. Ok. Allora, Too much. no, because it's, quindi questa congiunzione avviene ogni 60. So basically you said that during the Annunciation in the Gospel of Matthew, we had a conjunction Jupiter and Pluto. Yes, it's a little more complicated, sadly, unfortunately, but the great conjunction at that time announced it was the star of the Magi. So it announced the incarnation of the Zarathustra being as Jesus. Ok. Quindi questa congiunzione, so this is the conjunction Saturn, Jupiter and Pluto. Okay. Only Saturn, Jupiter. Only Saturn, Jupiter. Okay. That's what. So allora quindi questa congiunzione di Saturno e Giove, ok, senza Plutone, ha un aspetto che annuncia, e quindi nel Vangelo di Matteo questa congiunzione era proprio quella stella che annunciava la nascita del bambino, che noi sappiamo dall'Antroposofia era la reincarnazione di Zoroastro. Ok. So Willy broadens this theme, you could say, of this particular corner of this particular series of great conjunctions of Saturn and Jupiter, that this particular conjunction every 60 years then brings in the announcement of a new birth impulse into humanity, the announcement of a new impulse into humanity. Ok, quindi questa grande congiunzione di Saturno e Giove, che avviene però ogni 60 anni, è sempre qualcosa che annuncia una specie di nuova nascita, di nuovo inizio in seno all'umanità. So I looked throughout history to find, was there another relationship of Saturn and Jupiter to Pluto? And I couldn't find anything in all of my ability to track, except there was a relationship of Saturn, Jupiter, and Pluto in 1930-31.
Quindi io ho guardato nella storia per vedere se c'erano state altre congiunzioni di Saturno, Giove e Plutone nella storia dell'umanità e non ho trovato niente di particolare al di fuori degli anni. Sorry, what year was this conjunction? 1930s? 1930-31. Yeah. Negli anni 1930-31, with the discovery of Pluto. Yes, exactly. E fu appunto la scoperta di Plutone. Yeah. So at that time, I looked back in history. I think some astrologers I found somewhere said there was a relationship with Pluto, Saturn, and Jupiter in 1500 BC or something, but to me that's irrelevant for modern history. So you could say that this is the only time that Pluto has a relationship to Saturn and Jupiter is in 2020 and in 1930-31. And at that time, Saturn and Jupiter were in what's called a great opposition. Not a great conjunction, but a great opposition. In both times, in the 1930s and in 2020, they were in opposition? No, in 2020 was conjunction. 1930 was opposition. Okay. But both times in line with Pluto. Ok, allora, importante, allora, che però negli anni 30 Saturno e Giove erano in opposizione, però sempre allineati con Plutone, mentre nel 2020 i tre erano proprio in congiunzione, quindi c'è questa differenza, però sempre allineati. Ok. So these great oppositions have a relationship to the great conjunctions in a kind of 30-year cycle. So this great opposition in 1930, as you said, 1931, occurred in line with Pluto at the discovery of Pluto. And it's related, I think, very much to this discovery of Pluto and the real beginnings of seeing the work of the Azores in humanity. And we can see the activity of Pluto during this time. We can see the Great Depression in the United States and the chaos created. We can see, obviously, the most obvious thing is the development of fascism and Nazism in Europe. I think it was 1930 that Hitler became prime minister of Germany. 1932, I think, war. Something like that. Oh, 32? Yeah, okay. I think it was on like January 32, maybe January 1st. Okay. Anyway, 31. So you have this relationship of 2020. You have in 1930-31, you have the great opposition with Pluto and Jupiter in the stars of Gemini, the twins, and Saturn opposite in the stars of Sagittarius, where it was in 2020. Ok. Quindi, allora... I'm sorry, it's hard to describe this without a picture, so I hope you can visualize it a little bit. But, I'll try to remember everything. Allora, quindi, negli anni 30-31 abbiamo questa attività delle entità assuriche a causa di questa opposizione, ma comunque di allineamento di questa opposizione di Saturno e Giove, però comunque allineati con Plutone. Abbiamo la Grande Depressione, l'avvento del fascismo e del nazismo. E lì avevamo l'opposizione. So in the 1930s, the opposition was in Gemini and Pluto was in l'opposizione era nei gemelli and Pluto was in Sagittarius. No, Pluto and Jupiter were in Gemini. Twins, Gemini, and Saturn was in the body of the Archer, Sagittarius. Ok. No, negli anni 30 Plutone e Giove erano nei gemelli, mentre Saturno era nel Sagittario. Ok. And the great conjunction in 2020, the leading up right, the Pluto, Jupiter, and Saturn activity in 2020 were in Sagittarius, all. Mentre nel 2020 questi tre pianeti erano tutti e tre nel Sagittario.
Now, the great conjunction itself on winter solstice occurred just stepping into the stars of Capricorn, but I want to focus really on this line in Gemini and Sagittarius and the activity of Pluto, Jupiter, Saturn in this line of the Archer of Sagittarius, Gemini is the main focus here. Adesso guardiamo allora questa congiunzione del 20-20 nel Sagittario che sta andando verso il Capricorno, però comunque è nel Sagittario, ok? So if we just take this as the only times, this great opposition of Jupiter and Saturn is a bit of an ancestor of the great conjunction in 2020. And the fact that it has this relationship with Pluto, the only time in history, and that it's associated with the discovery of Pluto, and that Pluto in 2020 is opposite where it was in 1930. I think we can see this deep relationship between the events of 1930, 31, 33, 35, all this early 30s, and what what Steiner talks about with the appearance, the return of the Christ, and the forces opposing it to destroy it. Ok. Quindi queste due date degli anni 30, inizio anni 30 e 2020, sono proprio collegate proprio astronomicamente, c'è proprio questo collegamento tra gli anni 30 e l'anno 2020, proprio appunto per queste congiunzioni e opposizioni di cui abbiamo parlato. Ok? So is that a clear picture and maybe the impact of this relationship to the early 30s and 2020? And in particular, then this relationship to the return of the presence in crisis in 2020 as a continuation of the impulse of 1930. Quindi noi dobbiamo vedere il 2020 come in un certo senso una continuazione dell'impulso che si è sviluppato all'inizio degli anni 30 appunto per queste attività assuriche ma anche per questo ritorno del Cristo nell'eterico. Ok? And in both situations, in the 1930s and the results of that, of course, well, the world was never the same after that. Fundamental changes. I think what's happening now in 2020 as a result of this vaccine mandates and the process of totalitarianism that's in process to be developed, it's really we're with Pluto and Saturn and Jupiter on the one hand, there's this, what I see is this very positive potential to come to a new realization of the Christ being in the earth, new social forms, new sense of who the human being is as an individual, and opposing that with all attacks, it would be to destroy this awakening through the processes that are happening around us in the world to retain the old forms. So in a way you could say, sorry, go ahead and translate. Yeah. Pick up again. Ok. Quindi allora, appunto, c'è questo forte collegamento tra gli anni 30 e il 2020. 2020, si dice 2020, che un ascoltatore ci chiede se 2020 vuol dire 2020. Sì, no, stiamo parlando del 2020, sì. Ecco, e quindi qui abbiamo nel 2020 una intensificazione anche delle forze eterico del Cristo, quindi abbiamo da una parte delle nuove possibilità di sviluppo anche di comunità antroposofiche, eccetera, e allo stesso tempo abbiamo però anche una ripetizione degli avvenimenti negativi che si sono sviluppati all'inizio degli anni 30, con il nazismo e anche il fascismo in Italia, eccetera, che è iniziato già un po' prima. Quindi abbiamo
queste due tendenze, quelle positive e negative, che si ritornano e si intensificano nel 2020. Sì, ok. Continue. So, in a way, I think everyone can recognize, we heard it many places, with this great conjunction in Pluto in Sagittarius, a way you could say the old forms, all of the past forms are being destroyed. You could say in Europe and America, really, all that grew out of the Roman Empire, all the forms and social structures are being destroyed. So, and with Jupiter, So with the conjunctions in 2020, all the old forms are being destroyed. Okay. This is a picture of Pluto and Saturn. Saturn represents the past and the structures of the past in a way, So it has two sides. On the one hand, the old forms out of the past are being destroyed. And with Jupiter, you have the vision, the ideals, the moving forward into the future with wisdom and insight and spiritual knowledge. Okay. So with Pluto, you have this incredible will force that can be both destructive but also transformational. Okay. So Pluto, Jupiter, and Saturn in 2020 has this quality of destruction of the old and the potentiality for the new. Ok, I understand. Quindi nel 2020 che abbiamo allora Pluto e Saturno in congiunzione, ma anche Giove. Allora, siccome Saturno rappresenta le forme vecchie che ci vengono dall'impero romano, tutte le strutture sociali vecchie, tutto ciò che è vecchio, e questo Plutone in Saturno porta gli impulsi della distruzione del vecchio, quindi abbiamo qui qualcosa sia di negativo che di positivo, perché è anche positivo distruggere il vecchio, mentre Giove ci porta alle forze, le forme nuove, quindi questo è l'aspetto positivo del 2020. Scusa Corrado se interrompo, ci sono alcuni messaggi degli ascoltatori, se chiedi a Jonathan Hilton quando possiamo... Jonathan, we have some questions from our listeners, and Sure. Can we ask you these questions, or do you prefer to wait a bit? No, we can go ahead with the questions. Ok, allora possiamo rispondere alle domande. Sì, allora c'è un'ascoltatrice che si firma GT, grazie, dice grazie dottore di essere qui per noi, le chiedo se mi aiuta a chiarirmi le idee su cosa significhi Mercurio occulto in Venere e la Venere occulta in Mercurio. E cosa comporti per l'uomo e i suoi compiti nell'affrontare questi aspetti occulti. Grazie dottore, grazie a Elio Corrado. Okay, so thank you, Dr. Hilton, for being with us. I'm asking you if you can help me to clarify some ideas about the meaning of occult Mercury in Venus and occult Venus in Mercury, and what this implies for man and for humanity, and its task in portamelo indietro, in confronting these occult aspects. Yes. Okay. So it's an interesting question. It's a question I have been getting several times now and been thinking about quite a bit because the question keeps coming up. So it's interesting it comes up today. Allora, questa domanda mi sta arrivando parecchie volte e ci sto pensando molto. So I'm planning on writing something about this because it's very complicated. So I think it would be too much to try to go in today. But let me just say that with Willy Zucker and the work with him, it was not so much a question for me because the planet that we call Venus also carries the spiritual qualities of Venus
Venus as well as described in esotericism, and the physical planet of Mercury also carries the spiritual qualities of Mercury in esotericism. However, there is a reality to this switching of the names, which took place quite some long ago in the early 8th, 9th century even it began. Yeah. 9th century. Allora, qui è una cosa molto complicata e io sto pensando di dedicarci uno scritto su questo. Adesso qui nel programma non è possibile sviluppare, anche perché in Venere c'è sempre un aspetto di Mercurio e in Mercurio c'è un aspetto di Venere, e anche perché poi nel IX secolo i due nomi sono stati scambiati. Thank you. We have another question now. Okay. Yeah. Sì, rispetto a questo importante chiarimento di queste forze contrapposte che ci sono, le forze dell'ostacolo e le forze cristiche. Okay, Elia has a question about these two forces, the forces of obstacles and the Christ forces. Okay. Sì, Yes. in modo infantile io penso che il Cristo è più forte delle forze dell'ostacolo. Now, in the child within me is tempted to say that the forces of goodness, that the forces of the Christ are always stronger than the forces of, the obstacles, the obstacle forces, the adversary forces. E uno potrebbe pensare che lui ha la vittoria su quelle. And so therefore, one is tempted to think that the Christ is going to win. E invece sembra di no, ma la risposta l'ha data prima, nel senso che dobbiamo essere noi ad attivarsi. But in actual fact, it seems as though the forces of evil are winning. But perhaps you gave us the answer in that the onus is on us to become active. È così, e se è così, se noi non ci attiviamo, finiremo male. So is this true? And what happens if we don't become active? Are we going towards a catastrophe? Yes. So I do believe that ultimately the Christ forces will win. But this may take a longer or shorter time and for more or less of humanity depending on what we do. And I do believe that the Christ forces are awaiting us to facilitate this process that needs to take place in evolution. But we must think about long periods of time, and we must think about, of course, the possibility that things will go terribly wrong for quite some time before the eventual victory of the Christic forces on the earth. I like to think about it. It's a very interesting question. You want to translate that? Yeah, I better translate first. Okay. Allora io sono sicuro, credo che le forze del Cristo alla fine vinceranno, però queste forze appunto stanno aspettando noi, che noi ci rendiamo attivi. E qui ci sarà una parte dell'umanità che diventerà subito attiva e un'altra parte che non lo sarà, e quindi io penso che ancora per molto tempo la situazione rimarrà molto negativa per noi come umanità. Quanti anni questa congiunzione, diciamo così, distruttiva, le stelle dicono che dura? How long is this conjunction? Distruttiva. This negative conjunction, how long is it going to last? Yeah, well, I wouldn't see it as a negative conjunction, but because it offers potential. Yeah, it reminds me of the saying of parousia creates crisis. So I think it's related to the question also that
We have to see the obstacle is really the way that we come to the positive. Ok, It's no, not ok. evil against good, but through the evil we build the forces for the positive. Ok. It's a little bit this Manichaean gesture. So this great conjunction has a real potential for a new awakening for humanity, but the opposing forces don't want the awakening. So it's up to us to unite with the awakening force. Yeah. Allora, questa congiunzione io non la vedo negativa, perché la presenza porta alla crisi, quindi non è tanto un discorso di bene contro il male, ma è più che altro un discorso del male che porta al bene, e quindi è qualcosa che comunque porta a questo risveglio. Le forze negative vogliono impedire il risveglio, però la loro stessa presenza comunque porta a un risveglio. Sì. C'è un messaggio, leggiamo questo messaggio. We have another message and we're going to read it. E dice: sicuramente qualcosa di interessante sta succedendo nell'universo, ma osservando i cieli di notte a volte si vedono sfere luminose che sembrano stelle a prima vista, ma se le osserviamo bene si muovono per poi sparire un po' alla volta. Non so se il maestro, in questo caso penso sia Jonathan Hilton, sa spiegare cosa siano, oltre che la solita soluzione di UFO, eccetera. Questo è Matteo, grazie Matteo, che dice: emettono una luce arancio giallo-rossa, si muovono e poi svaniscono nel nulla. Okay, so this person, Matteo, he says, well, certainly something interesting is happening in the universe. If we observe the sky at night, sometimes we see luminous spheres that at first look like stars. But if we look at them closer, they move and then they disappear. And I don't know if Dr. Hilton can explain what they are, beyond, the UFO things, etc. These phenomena, they emit an orange and yellow red light. They move and then they disappear into nothing. I have not had the experience of seeing that, so I cannot comment on what it is unless I can experience it myself. I'm sorry. Lui però non le ha proprio mai viste queste luci, e quindi fintanto che non le ha viste non si sente di commentare, ecco, di dare una risposta. Thank you. In any case, lui può dirci quanto, tornando alla domanda mia di prima, quanto dura comunque la congiunzione evolutiva, se vogliamo dire, di queste forze? Okay, Elio he wants to go back to the previous question. Can you tell us how long this conjunction is going to last for humanity? Yes. So these great conjunctions happen every 20 years. The one that occurred in 2020, you could say is just the announcement, the beginning of that impulse of a new annunciation into humanity, and the destruction and revolution and change of the old passing away so that the new can become into being. So 2020 is just the beginning of that, and there are different ways that it will last. On the one hand, you could say it will last for the next 20 years until the next great conjunction. It will unfold in various ways. Allora, queste congiunzioni avvengono una volta di Giove e Saturno ogni 20 anni e annunciano sempre qualcosa di nuovo. Quindi si può dire che questa congiunzione che è iniziata, quindi nel 2020, c'è stato questo annuncio di qualcosa di nuovo che durerà circa 20 anni. Okay. And this relationship between Jupiter and Saturn will take different forms as it comes into a square, into an opposition, back around again. So
the great opposition of this conjunction will happen in 2030, so that we'll see a certain change there. And I'm talking about the bigger impulses. Of course, there are many smaller conjunctions and star events happening throughout this, but the major thread of the impulse will last on. And you can translate that. I want to add one more point to this. So in 2030, Jupiter and Saturn will be in opposition. Yes. Ok. Allora, quindi noi questa congiunzione la dobbiamo vedere nel corso dei prossimi 20 anni, che prenderà varie forme, formerà un quadrato, poi nel 2030 sarà un'opposizione e ci saranno vari sviluppi di tutto questo. Please continue. So when I spoke earlier about the relationship of Jupiter, Saturn, and Pluto in 2020 and the body of the Archer, the animal body of the Archer, and the relationship of that to 1930 with the Archer Gemini line, also Saturn in Archer. So for me, this whole time was part of the major question of identity, of what does it mean to be a human being. And the real challenge of that configuration was the destruction of the old ways of seeing what we are as human beings and the potential for the birth of the new identity of that the human being is a spiritual entity. That this is the real question of that time, which then takes us into, you can translate that and then I'll finish that point. So, allora quindi questi due avvenimenti, quello del 1930 e del 2020, ecco, questi due avvenimenti, congiunzioni, portano alla domanda fondamentale sull'identità dell'essere umano, cioè che cos'è un essere umano, se lo concepiamo come un essere materiale oppure come un essere, un'entità spirituale. Questo fondamentalmente portano queste crisi, no? La crisi riguarda l'identità dell'essere umano. Ok? And then we have the great conjunction actually happening just in the stars of Capricorn. So for me, this is the beginning. There will be 3 of these 60-year great conjunctions in Capricorn, stretching over 180 years, maybe a little bit longer. And Capricorn then is the constellation of catharsis. Of initiation. Catharsis. So this great conjunction, so leading up to it, we have this huge revolution in society, this huge break apart of everything, this huge opportunity to ask from the very beginning, what are we as human beings? And then with this great conjunction, we enter a period of catharsis and initiation. So I foresee a difficult time for some time. Yeah. Okay. So, sorry, the next, if I've understood correctly, the next great conjunction will be in Capricorn? This one in 2020 starting in Capricorn. Okay. So we have all this activity with Jupiter, Saturn, and Pluto very close together in the very body of Sagittarius. And then on winter solstice, just the conjunction itself moves just into the stars of Capricorn. Ok, sì, perché, nel 2020, questa congiunzione che era nel Sagittario, però dopo si è spostata nel Capricorno, e il Capricorno è il segno, la costellazione della catarsi, cioè dell'iniziazione, della purificazione, e questo ci preannuncia che ci saranno delle prove dolorose per l'umanità, perché appunto la purificazione porta al dolore, ecco, quindi ci annuncia tempi difficili. Ok. Ma tutto questo sta preparando la venuta dell'Anticristo, come ci dice Rudolf Steiner. So Elio has a question now. Is all this going to prepare the advent of the Antichrist, of Ahriman, as yes. As Rudolf Steiner said?
Yes. Sì, tutto questo ci preannuncia l'avvento di Arimane. Quindi Okay. bisogna ben prepararsi, insomma, spiritualmente. So we've got to prepare for the advent of Ahriman. Yes. And not too distant future. Ok, e sì, questo avvenimento sarà nel futuro prossimo. Nel futuro prossimo. E c'è Davide D'Alesiano, Vicenza, dice: buonasera, una domanda che può interessare molti. C'è una data possibile in cui il Cristo cosmico ridiscenderà sulla Terra? Ma l'abbiamo detto prima, tra gli anni 30 e 40. Okay, we have a question, but in actual fact, we've already answered it, but I'm going to read the question anyway. So, good evening. Is there a possible date in which the cosmic Christ will descend to Earth? Thank you, from David, but we've already answered this. Okay. Yes, and it's again, it's not a physical manifestation. It's not anything people will see, like a big light show in the sky. It's an etheric vision. And that's, Steiner speaks about how it will happen for many people naturally. Sì. They will have an experience, whether they do a path of meditation or not. They will have the Christ will enter into their life at a moment of crisis and reveal himself in a certain spiritual way. But also there is the path of Antroposofia, or the path of spiritual development towards awakening the etheric vision, which everyone can engage in, which will also lead to this experience of the presence of Christ. I think even now, in this time, there are probably many people having this experience, and they don't really know what it is. Sì, però bisogna capire che questo ritorno del Cristo non sarà qualcosa di fisico, però è qualcosa nel regno eterico e quindi è invisibile agli occhi fisici. Però ci sono molte persone, anche non antroposofi, che stanno facendo questa esperienza. Quindi può avvenire a delle persone che non conoscono l'antroposofia. Però c'è anche il percorso dell'antroposofia che, se condotta nel modo corretto, può risvegliare in noi gli organi per poter percepire questa presenza del Cristo. Thank you. Luisa ci chiede una domanda un po' semplice. Secondo l'ospite, per le persone che decidono di non vaccinarsi, c'è una speranza di sopravvivenza oppure per loro ci sarà il sacrificio della morte come per il Cristo? Okay, so Luisa has got this question, and for you, the question is, people who decide not to get vaccinated, allora, per le persone che decidono di non vaccinarsi, c'è una speranza di sopravvivenza oppure per loro ci sarà il sacrificio della morte come per il Cristo? Sì, è un po' strana, ma la tranquillizziamo, diciamo che... Sì, so people who decide not to get vaccinated, is there the hope of survival, or for them will there be the sacrifice of death as with the Christ? Sì. Se è una domanda non tanto chiara, no, a dire il lei vero. dice che chi non si vaccina magari dovrà subire una brutta sorte, No. ma è un po' tirato. Okay, it's not very clear as a question. I think that she's saying that people who refuse to get vaccinated will be killed, just like Christ was. I think she's talking about that. In America no, ma qui... Maybe not in America and the United States, but here in Italy, it's the situation is really serious. The government is hell bent, as you say, in vaccinating everybody. Yeah. I mean, for me, the challenge is not to get stuck in another kind of polarity. That every person needs to make their own choice. And that choice will have consequences for them, positive or negative. It depends on that karma and that individual. And I would not judge or condemn either choice for a person. I think to get stuck in the polarity is the distraction of the adversaries. It keeps people away from the unifying force of the Christ appearance. So... the danger to me is a polarization and the dualism. Ok.
Which is the negative quality of Gemini and Sagittarius, by the way. Yeah. Ok. C'è in questo discorso dei vaccini il grande pericolo di una polarizzazione. E noi che tra l'altro è una caratteristica who's in Gemini? Saturn? The axis, the line of Gemini and Sagittarius is the solstice line. Okay. And that's the line, both of those constellations carry this, the negative side is they have this potentiality for division and polarization and dualism. No, questa linea dei gemelli e Sagittario porta proprio alla polarizzazione e noi dobbiamo evitarlo perché proprio questa polarizzazione è proprio quello che vogliono portare le forze dell'opposizione e quindi in questo discorso dei vaccini è importante evitare questa polarizzazione e può anche essere che quindi dobbiamo cercare di evitare, insomma, anche di condannare chi decide di vaccinarsi, ecco. Ok? Yeah, this is another aspect of the Pluto and Saturn and Jupiter and Sagittarius that I didn't go into, but this potential for complete polarization in every aspect of life that keeps people in different opposing camps. Yes. Sì, proprio questa congiunzione proprio porta anche a queste polarizzazioni, sì. Thank you. No, non so se lui può stare qualche minuto dopo le 9 perché so can you remain a few minutes after 9 after 3 p.m. because it's 3 p.m. now, isn't it? I have 2 minutes till 3, yes. Yeah. Can you remain a few minutes after 3? Sure. Ok, si può rimanere un pochettino. You mean on the radio or on the show or for something different? No. Yeah, if we can continue this conversation for a few minutes more. Okay. Yes, okay. Sì, perché c'è una domanda un po' particolare e dice Rudolf Steiner sostiene che l'incontro col Cristo eterico che doveva avvenire negli anni 33-37 non è avvenuto perché i figli della luce, i ragazzi che lui stesso preparava, erano tutti morti in guerra. Dice anche che ciò che doveva avvenire è stato contrastato duramente ed ora tocca a noi in questo presente senza alcuna guida. Che ne dice lei? Okay, this is the question. So Rudolf Steiner maintained that the encounter with the etheric Christ that should have taken place in the years 1933-37 has not taken place because the sons of light, and that is the people who died that he himself had prepared, they all died during the war. And he also says that what was supposed to happen has been furiously opposed, and that now the onus is on us to make this come to realization. Jonathan, we have in 10 seconds we have a break. So after the break, we can continue with this question, okay? Okay. Jonathan, here we are again. Can you hear us? Yes. Okay, yes. I don't know if you managed to understand the last question. It was a bit strange, but Yes. Would you like to answer it? Yes, I do understand it. Yes. Yes, that's a difficult subject. Yes, it's true, I think, that the opposition forces of Ahriman were quite successful in the 1930s with the introduction of Nazism and the occult black forces associated with it and the dark forces of the blood and the nationalism there. And that it had a profound destructive or blocking effect on the potentiality of the appearance of Christ. And that it was a setback. And that many people were killed. And also I think that some people even think that it basically ended or destroyed the potentiality that Middle Europe, particularly Germany, had to bring forth a new spiritual science. Quindi, and that now
Yes, yeah, go ahead. Sorry, I keep forgetting. Sorry. C'è della verità in questa domanda, perché effettivamente negli anni 30, con l'avvento del nazismo e le forze nere del sangue, hanno veramente creato un ostacolo enorme all'attività del Cristo e hanno anche, creato grossissimi problemi al compito spirituale dell'Europa centrale. Okay? And it's a question that somehow we have to overcome that, and something has to be worked at that much harder to bring about this presence, this parousia, as a consequence of the setback of that time. E quindi perché proprio in quegli anni 30 c'è stato questo caduta, diciamo, adesso noi dobbiamo lavorare molto più intensamente per far sì che questa parousia, questa presenza del Cristo, riesca a diventare più efficace. And I also think, to be honest, that there are many who were killed quite young during that time, who have already returned to incarnation to pick up the task. Io anche ritengo che ci sono stati moltissimi che sono morti in quel periodo, però questi sono già tornati, appunto per portare avanti le istanze del Cristo eterico. Well, thank you. Thank you. Allora, dottor Hilton, noi la ringraziamo per la sua generosa disponibilità. Okay, Dr. Hilton, we are very grateful and we thank you for your availability for us and for the Italian listeners. E io le auguro personalmente, anche a nome di tutti gli ascoltatori della radio, un buon Natale e buone notti sante. And on behalf of our listeners, we wish you a blessed Christmas and a blessed 12 Holy Nights. Thank you very much e speriamo che in futuro potrà essere ancora con noi. So, and we also hope that you will accept to be interviewed again in the future. Thank you very much. I would be happy to come back in the future, and we see what happens over these holy nights. Okay. It's a very special time. Ok, Yeah. allora ci ringrazia, sarebbe contento di tornare di nuovo con noi in futuro e ci augura di sperimentare la santità di queste 13 notti sante. Thank you very much. Ok, thank you very much, Dr. Hilton. Thank you very much. Good night. Okay. Good night. Good afternoon. Good night. And good day to you. Good Yes. afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ciao. Good night to you. Yes. Ciao. Bye. Bye.